Ragazzi, la realtà è che questo viaggio Capo Nord 2024 non ci sarebbe dovuto essere. Mi spiego meglio. Il viaggio di quest'anno, come sempre accade, è quello di agosto con Cinzia. Questo viaggio prende forma in realtà a febbraio, quando vengo contattato dal mio capo, il quale mi dice che avrei dovuto smaltire metà delle ferie del 2023 e tutte le ferie del 2024. Quel giorno, in 30 secondi, realizzai la maniera di come impiegare le mie ferie. Si torna sulla rupe, si torna sul globo d'acciaio, si torna a Nordkap, Capo Nord. Inizialmente questo viaggio avrei dovuto farlo in coppia con Roberto, però poi lui si è tirato indietro gli ultimi 2 giorni e quindi in 2 giorni ho dovuto resettarmi mentalmente per fare questo viaggio. Non che questo viaggio mi spaventasse farlo da solo, ma dopo che 4 mesi pensi, idealizzi, immagini un viaggio fatto in 2, pensare dall'oggi al domani di partire da solo per oltre 10.000 km, psicologicamente è una bella mazzata. Comunque non mi sono lasciato perdere d'animo, ho disfatto i bagagli che avevo fatto pensando di dividere alcune cose del campeggio con Roberto e li ho rifatti pensando di fare il viaggio da solo. Cinzia stessa mi disse: ti vedo abbastanza stanco, abbastanza stressato, non è il caso di rimandare di un paio di giorni la partenza? Dissi a Cinzia: fidati di me. Basterà inserire la prima marcia il sabato mattina e vedrai che tutti i pensieri negativi spariranno e davanti a me ci sarà soltanto un solo obiettivo: godermi il viaggio, godermi questi 10.000 km. E così è stato e così è in questo momento. Ho desiderato molto questo viaggio, l'ho desiderato e sognato più della prima volta che l'ho fatto, più del first time. The second time per me è stata una vera e propria esplosione di emozioni. Da quel giorno di febbraio non è passato giorno, attimo in cui non ho immaginato, idealizzato un viaggio simile. Per me, per come l'ho interpretato io, Capo Nord non è soltanto un viaggio fisico, un viaggio mentale, ma anche un viaggio introspettivo. È accaduto a me, ma sarà accaduto anche ad altri, di stare in sella per ore e ore e ore, chilometri e chilometri, e ovviamente la testa va. La testa è una macchina che non si ferma mai. E in quei momenti pensi a tutto, pensi alla tua vita, pensi alle persone che hai intorno, pensi a quello che accade, pensi se sei realizzato, pensi se non lo sei, pensi a quello che la vita ti ha dato, a quello che avrebbe potuto darti, a quello che non ti ha dato. Insomma, sono un mare infinito di emozioni, ragazzi. E scusate se mi si rompe la voce, ma è più forte di me. Non mi nascondo che anche dentro il casco a volte le emozioni di questi posti sono veramente qualcosa di impressionante. Ma forse non è il posto di per sé, ma è proprio quello che vi dicevo, un viaggio interiore. Sono delle emozioni che escono da sole senza che uno le cerca. Forse sicuramente è un viaggio che se avessi fatto in coppia non avrei assaporato così, non che mi sarebbe dispiaciuto farlo con Roberto, ma non sarebbe stato diverso. Questo è un viaggio veramente dove sto facendo un viaggio in me, dentro di me, ed è veramente tanta roba sta roba qui. Auguro a tutti di fare un'esperienza simile. Poi Capo Nord ci si può andare in 1000 modi, si può andare spendendo tanto, spendendo poco, come già vi ho detto. Io la sto facendo come piace a me, non è semplice. Tanti mi dicono ma così risparmi tanti soldi sugli alloggi. Sì, ma non è semplice perché ci vuole molta forza fisica e forza mentale. La forza mentale è quella che mi sta portando avanti. Sono tanti chilometri, saranno tante difficoltà. In questo viaggio, stando da solo, ho incontrato tante persone di nazionalità diverse. Gli ultimi polacchi, ieri sera abbiamo mangiato e bevuto insieme, mi hanno offerto il whisky, mi hanno offerto degli amari, mi hanno praticamente fatto sentire uno di loro. E probabilmente soltanto viaggiando da soli si riesce a conoscere così tante persone, perché stando insieme ad altri inevitabilmente si fa fatica ad allontanarsi dal proprio gruppo e andare a conoscere altre persone. Invece stando da soli viene quasi naturale un sorriso, una parola. Io con il mio inglese maccheronico comunque riesco a farmi capire, loro tanti non lo parlano neanche, quindi parliamo proprio, a volte sono i sentimenti che ci fanno parlare, non sono le parole, ma basta un semplice sguardo. È tutto molto bello qua. Sta finendo questa magia, questo incanto.
e sono fortunato perché è la seconda volta che faccio un'esperienza simile. La prima però non me la ricordavo così, forse la prima ero più inconsapevole, più incosciente, meno preparato. Adesso forse con 7 anni in più, forse anche la testa in questo momento è cambiata, è diversa, e assaporo molto di più determinati posti, determinate location, determinate emozioni, determinate sensazioni, determinati valori. La vita non è sempre come la immaginiamo, non ci dà sempre tutto quello che vogliamo e non ce lo dà quando lo vogliamo. Quindi non dite quando andrò in pensione farò una cosa, domani la farò. La vita è adesso, oggi ci siamo, domani non si sa. Non è una visione pessimistica la mia, ma semplicemente la realtà. Quindi il consiglio che vi do è di vivere ogni attimo della vostra vita a 1000. Io in questo momento lo sto facendo e non vi nascondo che sotto il casco spesso e volentieri mi emoziono da solo, perché mi rendo conto di essere, nonostante tutto, nonostante la vita non sia sempre come la immaginiamo, e sono estremamente fortunato, molto, sono fortunato ad avere persone vicine a me che mi fanno sentire il loro calore anche con un semplice WhatsApp, un SMS, una telefonata. Quando ho il telefono, adesso è 2 giorni che non ce l'ho, amen. Non so più che dirvi, vi dico soltanto che è un viaggio fantastico. Will I ever learn to love again? Will I ever learn to... Ragazzi, buongiorno. Non urlo perché è molto presto, ma il viaggio a Capo Nord inizia proprio così. Sono le 3:10, diciamo che l'inizio del viaggio sarebbe potuto essere anche leggermente meno umido. Sono fermo qui a Bellinzona, all'area di servizio, sta venendo giù un muro d'acqua. Il problema non è tanto l'acqua, il problema è che è ancora buio e quindi non potendo andare eccessivamente veloce perché ci viene tanta acqua e faccio fatica ad avere visibilità, quindi aspetto un attimino che almeno esca la luce del sole. Qui davanti a me ci sono altri 2 motociclisti svizzeri. I 2 signori per fortuna parlano italiano, loro vanno a Zurigo e mi hanno detto da qui in poi l'acqua si prenderà, quindi mettiti l'anima in pace e prenderemo acqua. Insomma, a San Bernardino mi aspettano 5 gradi. Benvenuti a novembre. Sto quasi uscendo dalla Svizzera. Non avrei mai pensato che il primo giorno di viaggio avrei usato i guanti invernali. Come vedete sono attrezzatissimi. Visto che mi sono fermato, considerato che stamattina ho fatto colazione prestissimo, ne approfitto pure per fare un break, approfittando anche del tempo che non sta piovendo. Eccoci qua, siamo entrati in Austria. Faccio un pezzettino di strada normale per evitare di prendere la vignetta. Sono pochi chilometri e poi entriamo in Germania e continuiamo la salita. Ne approfitto per fare benzina perché qui in Austria costa meno, 1,64 €. Ragazzi, siamo ufficialmente in Germania, il cielo piano piano si sta schiarendo, speriamo che smetta di piovere perché è stata una pioggia continua da quando sono uscito da casa. Dopo tanta acqua finalmente un po' di sole, non fatevi abbindolare, l'aria è frizzante, sono in un'area di sosta lungo l'autostrada. A bordo ovviamente ho il pranzo, hamburger e pane, quindi buon appetito, poi da qui proseguirò. L'obiettivo di oggi è arrivare a pochi chilometri da Amburgo, ma se il tempo dovesse continuare a essere così non è detto che la superiamo pure, in maniera che ci portiamo avanti e ci sciroppiamo molto velocemente la Germania, ecco. Ci sono tanti cantieri, tante corsie ridotte, quindi la velocità inevitabilmente si abbassa e i tempi di percorrenza si allungano. Sono a circa 200 km da Kassel, c'è un vento esagerato, si porta pure il GS. L'autostrada, la benzina da queste parti è 2,25 €, 2,30 €. Sono uscito dall'autostrada, qui sono riuscito a fare benzina a 1,80 €, 1,79,90 €. Adesso vediamo il meteo com'è, vediamo fisicamente come sto
perché non vedevo che da questa mattina alle 3 che sono in giro e adesso siamo intorno alle 2 del pomeriggio. Sono le 15:05, sono a circa 80 km da Hannover. L'obiettivo mio è superare Hannover e cercarmi un campeggio. Quello che mi ha indicato l'applicazione non è possibile dormire, è soltanto un posto per i camper e per i caravan. Però cortesemente il gestore mi ha dato un foglio con l'indirizzo del campeggio dove potrei trovare posto, che è a 10 km da qui. Alla fine la sistemazione l'ho trovata ed è anche molto bella. Adesso ve la mostrerò, che di là c'è un laghetto, c'è una bella reception, c'è tutto l'ingresso di là e io mi sono sistemato qui. Tenda, moto, adesso mi sono lavato, mi sistemo e per concludere la giornata risotto, ragazzi. Fuori tiravento, quindi sono dentro la tenda come potete vedere, almeno il fornellino riesce a lavorare tranquillamente. Buona cena. Buongiorno, cerco di non urlare perché sono circa le 5:30 di domenica 16 giugno. Ho dormito come un sasso, ieri sera alle 8:15 ero dentro il sacco a pelo, ero veramente bollito. La settimana prima della partenza mi ha portato stress sotto tanti punti di vista, ieri sera sono proprio letteralmente crollato. E adesso farò colazione, mi preparo il caffè, ce l'ho a bordo, biscotti. Il cielo come vedete è un po' così, un po' incerto. Vedremo, la fine della tappa di oggi sarà a Malmo. E nel frattempo una cosa che non vi avevo detto, guardate, ieri per caso nella GoPro che ho sul casco mi è saltato letteralmente il vetro. Per fortuna sono riuscito a recuperarlo, era dentro la borsa dove la conservo, l'ho attaccato in questa maniera col nastro isolante, speriamo che tenga. La qualità delle immagini non dovrebbe risentirne, almeno a protezione della lente. Inconvenienti che possono capitare durante il viaggio ma che sicuramente non ci abbatteranno. Adesso la parte comica è che sono davanti all'uscita del campeggio, sono le 7:15 ma non c'è nessuno. Non c'è un orario, non c'è nulla, ho provato a citofonare, a bussare, adesso vado a chiedere a qualcuno che ha gli appartamenti qui dentro se mi fa uscire, vediamo un po'. Alla reception non c'era nessuno, per fortuna è uscito un signore con la macchina, gli ho fatto vedere lo scontrino e mi ha aperto il cancello, quindi adesso direzione nord. È la strada che dal campeggio mi porta verso l'autostrada. Questo è uno dei tratti autostradali tedeschi dove non c'è il limite di velocità, come vedete neanche il navigatore me li indica. Generalmente dove è indicato il limite è 120, potrebbe scendere anche a 80 e dove c'è 80 si rispetta, dove c'è 120 si rispetta e dove non ci sono. È appena passato un Ferrarino che andava al limitatore, sono tremati persino i jersey di cemento. Parchi eolici a go ovunque, sia a destra che a sinistra. Sono le 9:10, sto attraversando Amburgo. Il porto di Amburgo mi ha sempre affascinato, tutte le volte che ho attraversato questa città ha sempre attratto la mia curiosità. È immenso questo porto, guardate qua, ci sono delle navi container veramente grandi come dei palazzi. Circa l'una, sono a metà della tappa di oggi. Questa bella area di sosta qui, non fatevi trarre in inganno dal sole, l'aria è freschina nonostante ci sia il sole e ci sono fondamentalmente 15 gradi, ma fa fresco, non so come dirvi. Ci sono i bagni, c'è l'acqua, c'è tutto quanto, ne approfitto per pranzare e poi terminare la tappa. Eccolo qua, questo è il cartello che ci avvisa che tra esattamente 1 chilometro saremo in Danimarca. Ecco le bandiere islandese, norvegese, danese, svedese, finlandese. E questo è il confine. Questo è il tendone dove mi controllarono. Mi ricordo che ho una foto lì. E guardate qua che fila che c'è. Comunque siamo ufficialmente in Danimarca. Go! Qui in Danimarca è un posto senza vento e soprattutto senza ponti. Questo è uno dei tanti che attraverseremo, ma quello più spaziale sicuramente sarà quello dell'Øresund, che è quello che collega la Svezia alla Danimarca, o meglio, che senza come lo facciamo noi collegherà la Danimarca alla Svezia. Per fortuna c'è il sole. Il vento è sostenuto sì, ma almeno non piove. L'altra volta la feci sotto un'acqua potentissima. Altre 260 corone pure qua e si va a vincere facile. Ed in questo momento siamo sott'acqua. Guardate la strada poi come sale piano piano e iniziamo ad uscire. Guardate che spettacolo è, adesso lì sopra passeremo.
Eccolo là, quello è il Turrintorso, è un grattacielo che sembra una punta di trapano. Adesso andremo lì sotto. Ragazzi, scusate, ma anche stasera ho trovato un hotel con vista 5 stelle, guardate qua, tenda, si attraversa e voilà, con vista Ponte dell'Oresun. Questo è il contesto dove trascorrerò questa notte. Adesso mi finisco di sistemare, recupero i bagagli e mi rilasso un attimino. Da esserci un tempo fantastico si è cambiato, sta piovendo, ha tirato vento, ho dovuto spostare un po' la tenda per ancorarla meglio perché se la portava il vento. Ci sono dei ragazzi qui fuori che mi hanno omaggiato del loro cibo, stanno facendo dell'arrosto e mi hanno omaggiato di questa roba qua. A questo punto penso di cenare con quello che mi hanno dato loro, altrimenti avrei acceso il fornellino, ma wow, buongiorno. È molto presto, sono circa le 4:15, avevo messo la sveglia alle 5:30, ma mi sono svegliato prima del previsto. Stanotte ha piovuto anche abbondantemente, la tenda ha retto molto bene. Come vedete, questo è il posto dove ho dormito questa notte. Eccolo qua, lì c'è il GS, qui c'è la tenda e questo è lo spettacolo che si presenta ai miei occhi. Alla mia sinistra il Ponte dell'Oresun. Adesso intanto rifaccio baracche e burattini e andiamo a fare colazione con Francesco. Ci siamo sentiti, mi ha detto passa da me, ti offro la colazione e poi prosegui il tuo viaggio. Parlo col silenziatore perché ciao. Allora, grazie. Ragazzi, questa è la classica torta all'arancia di Francesco. Francesco ormai qui è un'istituzione, è una dogana. Chi va a Capo Nord deve fermarsi a lui. 7:25, ho salutato Francesco, adesso si punta un attimino la Norvegia per poi rientrare in Svezia. Non vi anticipo nulla, vi dico soltanto che oggi bisogna fare circa 890 km, quindi la giornata sarà lunga. E avrei potuto partire molto prima, considerando che sto in piedi praticamente dalle 4:30, ma ci tenevo particolarmente a salutare Francesco, che è sempre molto caloroso, affettuoso e molto ospitale, quindi mi faceva molto estremamente piacere rivederlo e quindi ecco, cercherò di togliere il tempo ad altro, ma ci tenevo a vedere lui. Il paesaggio, l'ambiente muta in maniera molto veloce, si va da costeggiare il mare a essere in mezzo in delle foreste e come adesso con una vegetazione molto intensa, sì, però con delle ampie pianure. Si sale, si scende, è molto variegata come strada. Sono sulla E6 Göteborg, adesso da qui continuo sulla E6 direzione Oslo. Mancano ancora 540 km all'arrivo. Sono ad un centinaio di chilometri dopo Göteborg e credo che sia il mio giorno fortunato. Da cosa lo capisco? Guardate qua. Penso che mi abbia colpito un dinosauro perché mi ha sporcato tutto e di più. Adesso sono qui a far benzina, entro dentro. La scusa che vado in bagno, cerco di dare una pulita all'airbag e alla giacca perché sennò questa roba qui me la porto per altri 20 giorni. E c'è il sole in questo momento, ma la temperatura è particolarmente fresca. I paesaggi che sto attraversando sono molto belli, l'autostrada non è per niente noiosa, anche se ovviamente mi farà venire la nausea. Oggi sarà una giornata così, cruise control e si va. Arriverò questa sera tardo pomeriggio. Il navigatore mi dice 4:30, ma calcolando che ci sono diversi cantieri, le velocità alternano tra 80, 100, 110. Attraversare Göteborg non è stata semplice e le strade si intersecavano una con l'altra, ma tutto sommato non ho mai sbagliato, quindi va bene così. Una cosa che non vi ho detto prima, ragazzi, iniziano a vedersi i primi camion con il roll bar davanti sul muso. I primi cartelli, ragazzi, i primi cartelli che ci avvisano che potrebbero attraversare le renne piuttosto che gli alci. Forse le cinture, qui si vola. Ufficialmente in territorio norvegese. Sono le 2:15, ho superato Oslo, visto che mi devo fermare a fare benzina. Sono questi tavolini qui dietro di me, mi tiro fuori una bella scatoletta di tonno e mi mangio quella roba lì e mi sparo tutta una tirata fino all'arrivo e concludiamo questo mega tappone very pesante oggi. Tra l'altro c'è un bel vento sostenuto, per fortuna finora c'è il sole. Questo è uno degli scorci lungo l'autostrada e questa è una delle tante aree di sosta dove ci sono i bagni. Volendo ci si può campeggiare, c'è un'area picnic e cercherò di sfruttare anche questi. Ultimi 100 km della tappa di oggi, guardate che spettacolo è questa strada qui. Tra un po' arriveremo in un punto dove c'è un alce gigante, è stato prodotto in Cina. Eccoci qua, oltre 800 km solo per vedere questo spettacolo qui.
Adesso entriamo qui dentro. Se trovassimo qualcosa dove metterci, potrei anche dormire qua. È veramente incredibile, è più alto di 10 metri ed è su una delle vie principali più trafficate della Norvegia. È stato progettato, pensato per due motivi principali. Il primo è per porre maggiore attenzione ai cervidi, quindi alci e renne, e secondo per incentivare le persone a fare più soste in maniera da riposarsi ed evitare incidenti. È veramente veramente bello. I palchi degli alci appesi agli alberi, ed anche stasera si fa campeggio wild. C'è un'ora di servizio. Qui ci sono dei magnifici tavolini, c'è verde a profusione ed ecco la mia sistemazione. A 10 km da qui c'è l'Alce, dove eravamo poco fa. Adesso mi cambio, dentro c'è il bagno, mi do una lavata e poi preparo la cena. Ragazzi, buongiorno, questo è il risveglio di questa mattina. Ci sono 5 gradi e tutto il sole che c'era ieri è finito così. C'è un'umidità pazzesca, un'umidità folle. Ho dormito veramente da Dio questa notte, benissimo. Non ha soffiato un filo di vento, non c'era rumore se non il passaggio di qualche camion di tanto in tanto, ma io sveglio la prima volta che erano le 3:30, ho detto no, ancora presto, posso dormire ancora, e ho tirato ancora avanti. Adesso sono circa le 6, mi preparo la colazione, mi lavo e rifaccio baracca e burattini e continuiamo a salire. Oggi tappa breve, si fa per dire, sono circa 650 km, il sole piano piano si sta alzando e la nebbia sta sparendo. Tanta umidità perché ieri, come vi dicevo, c'era un bellissimo sole e di notte la temperatura scende abbondantemente, umidissima la giornata. E adesso attraverseremo tutti i parchi che ci riporteranno in Svezia, sulla costa svedese. Guardate che meraviglia, che ovviamente i limiti sono bassi, si varia dai 60 agli 80, qui la probabilità di trovare alci e cervi non è elevata, di più in questo posto vive un terzo della popolazione di alci e cervi di tutta la Norvegia. È paradisiaco, si costeggiano laghi con una vista mozzafiato, con delle casette rosse meravigliose, sembra veramente di essere in un libro delle fiabe. Nessun video potrà mai rendere quello che è questo viaggio qui. Se non lo si fa non si possono apprezzare questi posti qui. Ho arrampicato su questa strada in verticale, pendenza 15%, asfalto neanche a dirlo incredibile, ma guardate che spettacolo che c'è, muschio a profusione, cioè è bellissimo. Questo è il contesto in cui sono adesso, guardate che spettacolo che è. Penso che la Norvegia, dopo l'Islanda, sia uno dei posti più pazzeschi che abbia mai visto. Cartelli che vi avvisa che potrebbero attraversarvi cervidi, quindi moderare la velocità e occhi aperti. Anche oggi la strada è tanta, abbiamo detto sono circa 650 km e quindi non ci sarebbe molto tempo da perdere, ma guardate dove sono adesso, che spettacolo è. Siamo in Svezia. Ok, la Norvegia, ma devo dire che anche la Svezia si difende estremamente bene. Tutto un lago, un fiume, foreste, laghetti, casette che danno su questi laghi, specchi d'acqua immobili, veramente veramente meravigliosi. Ecco la Svezia che si difende. Che spettacolo! Poi questa giornata magnifica, sole, nuvole. Fa freschino e sono 10 gradi, ma è very very good. Guardate qui che assembramento di pecore. Ah no, sono renne. Guardate qua. Ecco perché la velocità va assolutamente moderata. Qua ce ne sono 3. E poi abbiamo pure il rischio di finire su strade che non sono ancora asfaltate. Fa parte del gioco anche questo. Pensavo fosse una questione momentanea, sono più di 30 km che sto facendo su questa strada così. È uno sterrato semplice, è una pista semplice, però voglio dire, se avesse piovuto sarebbe stato ben più faticoso con delle gomme stradali, perché per terra praticamente diventerebbe fango. I paesaggi, neanche a dirlo, sono semplicemente spaziali. Non ho incontrato nessuno e sono a un'altezza di circa 800 metri. Diciamo che tutto lo sterrato che ho fatto fino a poco fa ne è valsa la pena, perché guardate qui. Guardate che pascolo di renne che ci sono qua. Provo a avvicinarmi, vediamo. No, scappano.
renne a profusione. Allora dietro che state aspettando me, guardate qua, un altro gruppo di renne aspettano il mio passaggio. Oggi giornata rennosa, direi così. Ok, e si riprende con lo sterrato. Ecco qua, altre famigliole di renne, vedete qua come aspettano me. Si parlano, questi guardate che sta arrivando Machomax, eccole qua. Piacerebbe vedere un bell'alce, raggiunge il peso di anche 8-9 quintali. Quando vi dicevo che qui c'è una concentrazione di renne esagerate, non stavo scherzando, guardate qua, in mezzo alla strada stanno. Finito lo sterrato si inizia con questo, un altro di asfalto molto stretto, ma dal grip esagerato, dalla sinuosità incredibile, si sale e si scende come le montagne russe, con dei paesaggi semplicemente magici. Guardate qua, semplicemente pazzesca questa strada qui, sto godendo come un riccio. Bambini ai parco giochi, non c'è nessuno, è fantastica, non ho parole, non ho altro da dirvi. Si sale e si scende di continuo, una curva dietro l'altra, uscita dal cappello proprio questa roba. Questa è arte, questo è porno, questa è pornografia allo stato puro, questa roba qua. Come vedete la situazione è cambiata, piove, tra 5 km mi fermo a fare benzina e ne approfitto per fare uno spuntino. La situazione è questa, qui piove, sono circa 10 gradi e io ho parecchio freddo, non so se è l'umidità, ma fino a poco fa avevo le manopole accese. Di contro ci sono loro che qui dietro di me sono una coppia di persone che stanno parlando tra di loro, lui con l'infradito, pantaloncino corto e maglietta a maniche corte. Io sento un'umidità pazzesca, l'acqua il completo lo tiene alla grande, però la realtà è che si percepisce molto meno di quello che in realtà c'è. Non so se il problema ce l'ho io o se ce l'hanno loro, ma qualcosa c'è che non va. La Svezia è particolarmente noiosa. Praticamente l'acqua mi precede, vedete, perché è completamente bagnata. Nel frattempo sta uscendo un raggio di sole che ve lo dico a fare, accende qualsiasi cosa. E dopo questa curva qui sono a circa 100 km dalla fine della tappa di oggi. Considerando i posti che ho visto oggi, le strade belle che ho fatto, se il viaggio dovesse finire oggi sarei più che soddisfatto. Veramente strepitoso, una giornata stupenda. Il meteo mi ha assistito almeno finora, la pioggia mi ha preceduto in tanti tratti, in alcuni l'ho presa ma molto lieve. Faccio un piccolo break, che guido da questa mattina, soltanto una pausa per fare la benzina ho fatto, ne approfitto per mangiare qualcosa circa le 3 e poi mi faccio gli ultimi chilometri e cerco di trovare una sistemazione wild anche per questa notte. Questo è il fratello del mio mezzo, Scania 1 e Scania 2, scherzi a parte. Quello che volevo farvi vedere è questo roll bar che mettono qui davanti per le renne, soprattutto se beccassero un alce non penso che risolvono con questo, però tanti mezzi, tanti tir, tanti camion hanno tutti quanti più o meno delle strutture simili a questo per evitare impatti contro alci e renne, però la renna è più piccolina, potrebbe anche risolvere il problema. Un alce, come vi dicevo, raggiunge anche il peso degli 8 quintali, dubito che un roll bar così riesca a risolvere il problema. Anche questa sera facciamo a meno del campeggio, non è molto scenografica la location, ma fa nulla, a noi interessa che ci sia un buon fondo e che abbiano buona presa i picchetti. Lungo la costa c'è un vento molto forte e io mi sono attrezzato in questa area di servizio, c'è una pompa lì, c'è il Burger King dove andrò a fare cena magari, qui c'è un'altra pompa di benzina, qui c'è un ristorante che per adesso non mi vedrà e qui c'è la nostra tenda. Adesso non resta che cambiarsi e poi andarsi a sciacquare al Burger King. Ragazzi, buongiorno, sono circa le 4 del mattino. Per quelli che pensano che fare caponord in tenda sia figo, sicuramente vi dà un grosso senso di libertà, ma è altamente sacrificato, quindi mettetelo in conto. Io adesso sto rifacendo i bagagli, il materassino, il sacco a pelo, c'ho parte del mio abbigliamento, il casco e qui fuori e nel garage ho tutto il resto, sedia, borse e quant'altro. Finisco di fare i bagagli, faccio colazione e si va in sella. 5:25 si parte direzione Rovaniemi. Oggi entreremo in Finlandia. Questa mattina il cielo è così, le previsioni non danno pioggia perlomeno,
ma qui le previsioni si devono guardare veramente poco perché il tempo muta in un attimo. Comunque oggi ci attendono 620 km circa. Mi pare che stiamo esagerando oggi col sole, dai, forse ce n'è troppo oggi. Questa è la mitica E4, la strada che mi condurrà fino alle porte della Finlandia, poi da lì farò una piccola deviazione in direzione Rovaniemi. Il cielo, come vedete, meglio di così si muore e ci sono ben 12 gradi e mezzo. Che cartolina, eh? Una cosa che avrei voluto portare, che poi non ho portato perché ho detto vabbè, ma fa caldo, magari non serve, e invece sarebbero state molto utili. Intanto guardate che paesaggio che c'ho intorno io. Sono le hippoens, le moffole, perché in un viaggio come questo, dove le temperature oscillano molto e si prende anche tanta acqua, la possibilità di usare i guanti leggeri, quindi avere più sensibilità alle mani e nello stesso tempo avere le mani calde fa estremamente differenza. Inoltre le hippoens coprono ben oltre il polsino della giacca e quindi evita anche infiltrazione dell'aria da vicino alle mani. Comunque le hippoens sarebbero state delle ottime compagne di viaggio, magari chissà la prossima volta. Sono circa le 10, sono a Pitea, ho fatto benzina a questo distributore e ho visto che hanno sia le docce che i bagni ovviamente, quindi visto e considerato che sono 2 o 3 giorni che faccio campeggio wild e la doccia non la vedo, mi faccio una doccia, ne approfitto per darmi anche una sistemata ai capelli, la faccio una volta a settimana, l'ultima volta l'ho fatta venerdì, anche se siamo in anticipo li faccio perché poi non so quando li potrò rifare, do una sfoltita alla barba e poi si prosegue. Neanche a dire, la giornata è incredibilmente soleggiata e la temperatura oscilla tra i 15 e i 18 gradi. Siamo a pochissimi chilometri dal confine con la Finlandia. Il cielo ha cambiato colore, ma soprattutto la natura è cambiata totalmente. Il termometro è sceso, siamo sui 14 gradi e mezzo. La prossima sosta che farò mi cambierò assolutamente i guanti, che ho questi leggeri che adesso fa un po' freschino. I limiti, come vedete, sono 80, velox in ogni dove, ma soprattutto occhi aperti, antenne dritte, perché qui già mi capitò la prima volta che venni e i cartelli non sono messi a caso, effettivamente attraversano le renne a strada, quindi occhi aperti. Eccoci qua, Finlandia, arrivati anche qui, tornati anche qui. Si supera il cartello Finlandia e si entra letteralmente in un'altra realtà, un verde molto più acceso, un colore dell'asfalto totalmente diverso rispetto a quello che abbiamo lasciato in Svezia, entrambi però c'è da dire ottimamente tenuti. Napapiri Arctic Circle, ragazzi, anche la tappa di oggi l'abbiamo portata a termine e vedo già un ottimo prato dove poter alloggiare questa sera. Farò campeggio wild, extra wild proprio qui. Fatemi parcheggiare, siamo appena arrivati. Il ritorno, ragazzi, il ritorno al 2017 ero qua. Come vedete altre moto qua, vediamo se c'è qualche italiano. No, tedeschi, prettamente tedeschi. Adesso andiamo a vedere la casa di Babbo Natale. Hello. Qui non so se riuscite a vederli, ma ci sono tutti i pacchi che Babbo Natale deve consegnare. Alla fine anche questa sera campeggio wild all'Arctic Circle Center. Ecco qui la tenda, qui c'è il simbolo della Napapiri Arctic Circle, quello è il centro, qui è la moto e qui c'è un via vai di moto che arriva a tutte le ore del giorno e della notte. C'è una mecca praticamente. Adesso comunque non perdiamoci in chiacchiere perché sono un po' indietro. Ragazzi, buongiorno, 20 giugno 2024, sono circa le 5:15 del mattino, sto ripartendo dal Napapiri Arctic Circle, il tema come vedete è coperto, non promette nulla di buono e ultima tappa dovrei, spero, incrocio le dita, arrivare a Capo Nord dove non mi attende un tempo sicuramente favorevole, mettono possibilità di pioggia all'80%, speriamo che sbaglino o comunque che cammino velocemente.
Adesso la tenda è già piegata, già la moto è pronta, mi infilo il casco e si parte, go! Quando vi ho detto sono le 5 ora locali, in Italia sarebbero le 4:15, non le 5:15. Capite perché quando vi dico che ognuno deve viaggiare a modo suo e da solo? Perché ognuno ha i suoi ritmi, se ci fosse stato con un'altra persona non potevo pretendere che quella persona a quest'ora fosse in sella. Eccoli qua, ecco perché bisogna andare piano ragazzi, guardate qui in mezzo alla strada cosa ci sono? Frenne. Go, il viaggio continua. State tranquilli, non siamo in aeroporto, anche se queste strade così larghe sono fatte in questa maniera perché d'inverno vengono usate come piste di atterraggio per gli aerei. Sono di una larghezza abbondante direi. Ovviamente siamo ancora in Finlandia e ovviamente sta piovendo, da quando siamo partiti praticamente. Pioggia lieve per ora, per fortuna, ma oggi non ve l'ho detto ma sarà l'ultima bomba penso di 700 e più chilometri, 705 km pare che sia, e dopodiché inizieremo ad avere ritmi più umani. C'è un'acqua abbondante in questo momento, non so neanche dove ripararmi perché non c'è una pompa di benzina, non c'è nulla, non posso fare altro che continuare, e in questi casi che rimpiango di aver lasciato le Hipoens a casa, perché avere le mani coperte in questi momenti avrebbe fatto la differenza. Se mai dovessi tornare una terza volta, può esserci anche 100 gradi in Italia, ma le Hipoens le porterò con me. Sono le 6:30, mi sono fermato in questa pompa di benzina a riempire le borracce d'acqua, che mi possono sempre essere utili. Le borracce le ho sempre piene perché o quando arrivo a destinazione per cucinare, per la colazione, per lavare le pentole o per bere, l'acqua è fondamentale. In più per fortuna ha allentato a piovere, sta piovendo meno. Più andiamo avanti e più le renne invadono la carreggiata e più bisogna stare attenti. Torniamo in sella che abbiamo ancora 580 km. Questa è la Finlandia ragazzi, very 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 beautiful, molto molto bello, molto verde, molte renne soprattutto. Ci lamentiamo noi in moto della temperatura, del meteo, della pioggia, del vento. Ai bordi della strada, esattamente in questi fossati qua alla mia destra, ho visto più di una tenda con di fianco la bici, quindi sono persone che la stanno facendo in bici. Ragazzi, in bici deve essere una cosa abbastanza devastante, si arriva sudati, bagnati, fradici, poi dentro la tenda. Ecco, devo pensare a loro per superare alcuni momenti che non vi nego durante il viaggio. Inevitabilmente ci sono dei momenti difficili, ma questo ve lo dirò più tardi. Intanto apprezzatevi la bellezza della Finlandia che è semplicemente incredibile. Sono le 9:05, sto pensando a Cinzia che sta per entrare in ufficio. Anche se Capo Nord non è tra le sue priorità, scommetto che pagherebbe oro per essere qui in questo momento e beccarsi anche quest'acqua e questi 8 gradi e questo venticello. Vi posso garantire che i posti che sto attraversando, nonostante la pioggia, sono di una magnificenza incredibile. Di tanto in tanto spunta qualche renna, molto bucolica la questione. Tutta così, l'altra volta nel 2017 questa strada non era asfaltata, la feci sterrata e è tutta quanta così, si sale e si scende, montagne russe, guarda qua, voilà, go, si va. Qui in Finlandia la benzina non si fa come da noi si va alla pompa, si mette il bancomat, si digita il codice e si fa benzina in base a quello che eroga, viene fatto l'addebito sul conto. Qui in Finlandia prima dovete dire quanto volete mettere di benzina, poi pagate e poi vi rifornite, quindi quando fate benzina dovete andare molto ad occhio. Sono ancora in Finlandia, ne ho approfittato per fare benzina perché c'è qualcosa qui, siamo bloccati e spero che si riparta a breve perché non voglio perdere tempo. Eccoci qua ragazzi, dalla Finlandia lasciamo l'umida Finlandia e entriamo nell'umida Norvegia. Non ha mai smesso di piovere, la quantità di acqua presa oggi è quasi pari a quella presa il primo giorno. Oggi la tappa è 700 km, siamo a 150 dall'arrivo, ma continua a piovere abbondantemente. Sono in Norvegia, mi sono fermato un attimo a questa pompa di benzina per fare un piccolo spuntino e sto vedendo che dovrò assolutamente dare una lavata a rientro, ovviamente, che non si potrà più fare a meno a quel punto, sia al GS che sta raccogliendo di tutto e di più in giro, cioè una roba impressionante di sporco, per non parlare di me.
stivali e pantaloni sono praticamente marroni. Siamo a circa 250 km da Caponord. L'obiettivo mio è arrivare, sistemarmi, spero di sistemare la tenda in qualche maniera, trovare un posticino bello riparato dal vento con un bel prato verde e non andare oggi a Caponord ma andarci domattina per due semplici motivi. Il primo è che ci sono le casse chiuse e quindi non pago i 28 euro che ci paga d'ingresso. La seconda, ben più importante della prima, è che entrando con le casse chiuse si può tranquillamente, perlomeno l'ultima volta feci così, arrivare con la moto direttamente sotto il globo d'acciaio, che diversamente non è raggiungibile perché non mi fanno arrivare lì se non a piedi. Le casse, ho visto sul sito, stanno aperte dalle 11 della mattina all'1 di notte. Io a mattina mi sveglio sempre presto, quindi per quando andrò io sicuramente le casse saranno chiuse e spero, conto, che non ci sia nessuno. Poi se farà bello, se sarà brutto, non fa nulla, sarà comunque un'emozione. Anche con la pioggia avrò il lusso, la fortuna, la possibilità di toccare quel punto per la seconda volta. Non ricordavo così tanta strada da fare, effettivamente ne è un bel po' e i primi giorni ci ho dato dentro perché ho detto se no non arriviamo più. Una volta toccato il globo poi la discesa sulla Norvegia me la farò a tappe più umane. Non so se le vedete perché si mimetizzano molto bene con le rocce, pieno di zeppo di renne qua. E qui davanti a voi c'è l'ingresso dell'ultimo tunnel prima di arrivare sulla rupe. Adesso qui la velocità deve essere moderata perché si scende abbastanza impicchiato, c'è una discesa del 9%. Eccolo qua, adesso si inizia a scendere. Non so se dalla cam si percepisce, ma si va giù. Ok, adesso inizia ad accusare un po' il colpo e non vedo l'ora di arrivare, di sistemarmi in qualche maniera, o tenda o hit, insomma vediamo un po', vediamo com'è la situazione piazzole e vediamo la disponibilità di uno e dell'altro. Ultimi 40 km, non vedo l'ora di arrivare. Oggi sono veramente provato. Ho pure un mezzo torcicollo, non so se è tutta quest'acqua che stiamo prendendo. Ho preso acqua da quando siamo partiti, ragazzi. Non vedo l'ora di farmi una doccia, spero di farmi una doccia stasera. Vai a giugno, dicevano. Guardate qua, non si vede nulla, ragazzi. E in tutto ciò ci sono ben 4 gradi. Adesso appunto Skarsvåg, che è il paesino prima di arrivare sulla rupe, e cerco una sistemazione lì. E se ci fosse una hit sinceramente la preferirei alla tenda, visto le condizioni. Anche perché sono 4 notti che faccio wild e sinceramente una bella doccia calda e un letto comodo non mi dispiacerebbe. Sotto al paese prima ho visto che ci sono delle hit, però volevo fare meno strada domattina, quindi provo qua sopra. Se qua sopra non ci fosse, a questo punto faccio una decina di chilometri indietro e scendo sotto. Vedete, ma siccome c'è crisi, tutte le hit qui a Skarsvåg sono tutte piene, 3 campeggi tutte piene. Intanto qui ci gustiamo le renne qua sotto ci sono le renne e anche qui sopra e qui sotto pure. Intanto guardate qua che cartolina. E comunque alla fine sono stati in grado di farmi passare la voglia di prendere una hit, che non è che la regalassero, ma sono tutte quante piene, avrei dovuto fare 20 km indietro e forse trovarne una. Alla fine per fortuna ha allentato di piovere, ho montato la tenda qui, mi appoggio al campeggio e per questa sera almeno ci avrò acqua calda, avrò la cucina a disposizione e ho l'elettricità. Insomma, dopo 4 giorni wild apprezzo il comfort di una bella doccia calda. Adesso mi cambio da fare la doccia. Comunque, nonostante tutta la bomba d'acqua, sono arrivato asciuttissimo, quindi il completo Ecra di Dainese è assolutamente promosso. E questo è lo stato del GS dopo 700 km d'acqua e oltre 4500 da quando siamo partiti. Cari Nico ed Ezechiele, per recuperare i vostri adesivi ho dovuto fare ben 30 km perché quelli che avevo al campeggio facevano letteralmente schifo. Perché io domattina, quando andrò, il museo sarà chiuso e poi non so dove poter trovare questi adesivi, quando pare sono introvabili. Allora mi sono allungato un po', sono arrivato a questo negozio souvenir, aveva soltanto magneti, stavo impazzendo. Per fortuna il negozio di fianco aveva degli adesivi, li ho comprati e me ne stavo tornando verso il campeggio. A 4 km da qui ho detto, ma io colleziono i magneti, ce l'ho quello di Caponord.
Ho chiamato Cinzia e mi ha detto sono in ufficio, non mi ricordi. Io sono quasi certo di non averlo e quindi sono tornato indietro e ho comprato il magnete anche per me. Ragazzi, un magnete 8 euro. Capait? Ma che ne sanno quelli che ci fanno al bar? Che ne sanno? Sono le 3:20, non urlo perché mi sentirei soltanto io. Solstizio d'estate. Adesso facciamo colazione, ci laviamo e andiamo sulla rupe. Dovrebbe rimanere così fino a verso le 6, quindi abbiamo tutto il tempo di fare foto e video. Incrociamo le dita, go, si va. Ultimi 3,5 km prima di arrivare a Capo Nord. Ieri qui c'erano le nuvole basse, non si vedeva nulla. Oggi guardate che meraviglia che è. Solstizio d'estate, 11 giugno 24. Sono le 4:30 del mattino, avrei tante cose da dirvi ma sinceramente le emozioni vanno oltre quelle che sono le parole. Per me è la seconda volta qui sul globo, la prima volta è stata nel 2017, entrambe le volte da sola. Ragazzi, c'è gente che sogna questo viaggio una vita e non lo farà mai. Io ho avuto la forza e la fortuna, la caparbietà di farlo 2 volte. La seconda volta tra l'altro nato dal nulla, nato per caso, deciso in 2 secondi. Il mio capo mi dice di far fuori le ferie dell'anno scorso, senza neanche pensarci 2 volte torno a Capo Nord. È stato un viaggio veramente fatto col cuore perché i chilometri sono tanti. Ieri è stata una giornata particolarmente pesante, ma come è stata anche la prima. E ieri 700 km d'acqua, per fortuna sono arrivato asciutto grazie a questo fantastico completo ECLA della Dainese, veramente una bomba, decisamente sì. E non vi nascondo che sorpassare i tedeschi che generalmente vanno con abbigliamento super mega equipaggiato, tutti con le antipiogge, io così godevo come un riccio. Ma detto ciò, sono sul tetto d'Europa con una giornata magnifica, adesso ve la faccio vedere. Guardate che giornata c'è, cosa si può pretendere di più? Guardate che giornata incredibile che c'è. Ieri quando sono arrivato in certi tratti non si vedeva neanche a 10 metri, tante erano basse le nuvole. E ho detto vabbè, vado domattina per 2 motivi, quelli che immagino sapete tutti. La prima è che le casse sono chiuse, quindi sono 28 euro risparmiate. La seconda è che posso arrivare qui sotto il globo con la moto, cosa che diversamente non potrei fare in nessuna maniera. Terzo e non ultimo, trovo poche persone, e così è stato. Sono sul tetto d'Europa. Adesso piano piano, con tappe più umane, diciamo così, ci sciroppiamo la Norvegia. Con tappe più umane perché i primi giorni ho veramente tarellato parecchio. Adesso con calma scendiamo la Norvegia. Quando immaginavo il mio secondo arrivo a Capo Nord non avrei mai immaginato di trovare un meteo così, soprattutto ieri. Ragazzi, ieri è stata drammatica, quindi tutto mi sarei potuto aspettare tranne che un meteo fantastico così. Le previsioni cambiano in maniera repentina da queste parti, quindi se venite qui portatevi di tutto e di più, dal caldo al freddo, perché come vedete c'è neve in giro. Ieri sera ho dormito a 5 gradi ed è un sogno che si è avverato la seconda volta. Ciao Nordcap, chissà, ci rivedremo la terza volta.
Boh, non lo so, intanto mi hai dato due grosse emozioni, una più grande dell'altra. Soprattutto mitico GS-one che mi porta sempre ovunque. Senza di lui nulla di ciò ci sarebbe potuto essere. Senza il GS tutto ciò non era possibile realizzarlo, ragazzi, perché se non avessi l'amore verso questo mezzo, la passione penso che si sarebbe spenta da molto tempo prima. Ciao Nordcap, a presto. Capo Nord resta una meta, sia chiaro, però quello che è il bello di questo viaggio è la meraviglia che vedrete intorno a voi. Vedrete diverse decine di paesaggi tutti differenti ed ognuno di loro vi colpirà. Guardate qua sotto quante renne ci sono, non so se si vedono dalla cam, è pieno zeppo di renne, rennine, rennucce, anche lì sopra. Come fa a lasciarvi indifferente una roba simile? La mia più grande fortuna, il mio più grande investimento è stato acquistare questa moto qui. Questa moto qui è benzina per me e questo è il motivo per cui non me ne separerò mai. Guardate qua che assembramento rennoso che c'è. Che meraviglia che sono. Ma il contesto lasciamo perdere. Altopiano sembra Campo Imperatore della Norvegia. Comunque non me ne volete, ma i migliori viaggi sono quelli fatti da soli. Guardate qua davanti a me che incanto è, poi c'è questa strada veramente magnifica, costeggia tutta la costa e con le velocità molto moderate che siano da queste parti, 80 km/h, col cruise control riesco ad avere una media di 28, 29, a volte anche 30 km al litro, praticamente come uno scooter mi consuma il GS fido compagno di viaggio. Che vi dicevo questa mattina a Capo Nord, che il tempo qui come cambia repentinamente. Allacciatevi anche voi sopra il divano perché qua mo salteremo, Qua ragazzi le renne dappertutto si trovano. Il cione non si fa vedere, quello è un po' orsacchiotto come me. Strada senza vista. Guardate il tetto della casa com'è. Come in tutte le belle storie è tornato il sole, guardate qua. E visto e considerato che le buone abitudini non si perdono mai ovunque si è, ho il pranzo a bordo, adesso mi accomodo e mangerò qui. Il pranzo è discutibile, la vista no. Veramente una giornata meravigliosa, incantevole, con questo meteo che varia di continuo e queste cascate che costeggiano la parete rocciosa che ho a sinistra. È veramente beautiful. Che vi diceva lo zio Max? Avere fiducia sempre. Ha smesso di piovere, mi fermo qui, ho deciso di fermarmi qui in questa piazzola, guardate che spettacolo è. Ovviamente lì è dove metterò la tenda, ma soprattutto lì è esattamente il posto dove 7 anni misi la tenda. Lì ci sono i bagni, c'è l'acqua calda e qui ci sono queste splendide panchine, ci sono dei camperisti ma penso che loro alla fine se ne andranno, ma anche se dovessero rimanere c'è spazio per tutti. C'è un prato fantastico, se dovesse tirare vento c'è questa struttura centrale che mi permette in un attimo di ripararmi, ma soprattutto guardate che spettacolo è qui. Adesso montiamo la tenda. Ho conosciuto dei signori francesi e mi hanno offerto biscotti e caffè. Loro stanno scendendo come me da Capo Nord, adesso tornano piano piano per la Svezia, se la fanno in giù. Il mondo è piccolo, quando si viaggia da soli si conosce chiunque. Ragazzi, se il buon Macio Max vi dice di fermarvi, voi dategli ascolto. Guardate, il tempo di fermarci, montare la tenda, è iniziato a piovere, una pioggia stupida che adesso tra un po' sicuramente ci lascerà, ma soprattutto quello che mi ricordavo di questa piazzola è che tra le poche, perché a quanto pare tante le hanno ristrutturate, le hanno modernizzate, e modernizzando non sempre si va a migliorare la qualità delle cose, ma spesso si peggiora. Perché dico così? Perché in quelle moderne non c'è questo che per noi è fondamentale, la presa elettrica. Così io mi attacco alla mia ciabatta, attacco il PC, scarico tutto con una vista meravigliosa. Adesso io approfitto di scaricare tutto e poi preparerò la cena. A questo punto penso che vi darò appuntamento direttamente a domani. Sono molto emozionato di oggi, della giornata, di come è andata, molto bella, ma soprattutto rientrare in questa piazzola qui mi ha veramente reso felice. Ecco, non so come dire, quando l'ho vista davanti a me mi sono tornato indietro di 7 anni e anche in quell'occasione sfruttai la presa di corrente.
Ragazzi, buongiorno, sono circa le 4 del mattino, questa notte ha piovuto leggermente, per fortuna non tirava vento, quindi ho dormito divinamente. Adesso sto facendo colazione col mio solito caffè e le previsioni qui mettono un po' di pioggia, ma noi andiamo dove c'è del chiaro alle mie spalle, andiamo esattamente su Lofoten, dove in teoria dovremmo trovare un tempo migliore da qui. Ma come ormai abbiamo imparato, il tempo qui è sempre un'incognita, quindi prendiamo quello che viene. Adesso faccio colazione, sistemo la tenda e rifaccio i bagagli e il viaggio prosegue. Direzione Narvik, come vedete il cielo si sta aprendo, quindi è inutile nascondervi, ho grosse aspettative per Lofoten, uno dei posti più iconici della Norvegia. La prima volta che andai trovai un tempo incantevole, meraviglioso, c'erano 22 gradi, colori pazzeschi e mi auguro di ritrovare le stesse condizioni. Sicuramente non ci saranno 22 gradi, ma l'importante è che ci sia il sole, ecco. Sarebbe da fermarsi ad ogni scorcio, guardate qua, che meraviglia che c'è in questo momento qui. Sono questi laghetti con questi solotti, sono le 6 circa del mattino, e very 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 beautiful, l'acqua è incantevole nonostante non ci sia il sole. Guardate che assembramento che c'è. Sto raggiungendo Lofoten, ma la strada classica non mi soddisfava, allora sto prendendo questa stradina qui che devo dire è molto stretta, la velocità è bassa, ma siccome sono in anticipo mi godo posti e paesaggi. Non ho incontrato nessuno e la situazione è veramente bucolica, oltre che estremamente accattivante. Guardate questa strada che sale e scende, è fantastico. Ho parcheggiato la moto, guarda qua che accoglienza che mi danno. Beautiful, tanti arrosticini che vengono verso di me, la prima volta che succede. Probabilmente mi hanno riconosciuto, sanno che non sono del posto e me la sono un benvenuto altissima qualità. Sono fermo a un semaforo rosso, c'è manutenzione di un ponte, adesso lo attraverseremo insieme. E una cosa che mi sono dimenticato di dirvi da ieri, scendendo da Capo Nord ho visto che ci sono tante concessionarie di motoslitte e la cosa mi ha fatto sorridere e pensare. Effettivamente da queste parti in inverno la motoslitta è un mezzo che viene usato da tanti, da noi non ho mai visto nulla di ciò. Entrare alle Lofoten e trovare questo meteo qui è un po' come rientrare dalle ferie estive e non trovare traffico sulla 1, è una roba esagerata. Guardate l'acqua che cos'è, e non c'è il sole. Qui stiamo raggiungendo livelli mostruosi. Qui nessun video riuscirà a rendervi partecipe di quanta bellezza c'è. Quando esce il sole è tutta un'altra storia, esplodono i colori, è pazzesco, pazzesco. Farò vedere una cosa e ditemi voi se non è uno spettacolo, guardate qua. Cosa dirvi? Sono senza parole. 2 su 2, 2 volte alle Lofoten, 2 volte col bel tempo. Tutto sommato oggi sì, qualche nuvoletta, ma non è 10, sarà 9, ma trovare bello qui è praticamente fare 13. Meraviglioso, guardate qua. Senza parole. Una giornata così non poteva che concludersi su una delle spiagge dorate delle Lofoten. Guardate un po' che spettacolo che è semplicemente incantevole. Dopo una giornata così l'unica cosa che chiedo è una semplice piazzola verde dove poter piazzare la tenda. Poi se non sarà qui le Lofoten sarà da un'altra parte, ma la piazzola è rilassarmi.
Alla fine ho optato per il traghetto, sono qui agli imbarchi, aspetto che arrivi il traghetto, faccio il biglietto e sbarco a Bodo. L'unico problema è che il traghetto per Bodo parte questa sera alle 18 e arriva alle 22, altrimenti il primo di domattina e alle 7 arriverebbe alle 11. Calcolando che c'è luce, preferisco prendere questo delle 18, c'è ancora un'oretta e mezzo da attendere e aspetterò questo. Arriverò dall'altra parte, mi troverò una piazzola, monterò la tenda. Siamo in coda attendendo che arrivi il traghetto per Bodo. Ho conosciuto Hank. Oh, Hank. Dall'Olanda. Ragazzi, number one. Guardate qua. Number one. Mocha, caffè e si fa il caffè mentre aspettiamo la nave. Il traghetto. Ile. Un personaggio fenomenale, fantastico. Okay. Number one. Ci sono circa le 23, ho trovato questa piazzola qui davanti alla pompa di benzina, verde a go e sono a Bodo ovviamente. Mi accampo qui, a domani, buonanotte. Ragazzi, buongiorno, sono le 4:19 per l'esattezza. C'è un cielo magnifico in questo momento, anche se le previsioni danno in peggioramento. È difficile crederlo, ma sarà probabilmente così. Questa notte ha soffiato un vento molto forte. Mi sono lavato, ho fatto colazione, ho rifatto baracca e burattini e il viaggio prosegue. Quello che stiamo per percorrere è il ponte di Saltstraumen. È particolarmente importante perché l'omonimo fiume qui sotto è tra i fiumi con una portata maggiore d'acqua al mondo. Si creano dei mulinelli qui sotto, voi non li vedete? Forse sì. Si incontrano le diverse correnti e si creano dei mulinelli e sembra quasi che l'acqua ribolle. Non ve l'ho detto, ma la strada che percorreremo oggi sono circa 600 km e il percorso che stiamo facendo è ritenuto uno tra i 7 itinerari più belli della Norvegia. Ci saranno diversi traghetti da prendere, questo è lo scotto da pagare, ma sicuramente ne varrà la pena. Il vento è forte e spero che voi mi sentiate, ma adesso vi faccio capire perché è ritenuto uno tra i 6 più belli della Norvegia. Sto facendo dei passi di montagna che qui sono molto bassi, ma i panorami quando si esce dalle gallerie, ragazzi, è questo. È incredibile, aspra, selvaggia, verde, questa è la Norvegia. Vedete quel ghiacciaio lì, bellissimo, tra l'altro lungo la strada è pieno zeppo di cascate. Very beautiful. Ho preso proprio letteralmente al volo il primo dei traghetti di oggi. Memore, la prima volta che venni a Capo Nord, la nave pendeva da una parte, io non legai la moto, uno dell'equipaggio mi disse di legarla, mi trovai fondamentalmente la moto adagiata sul lato, o meglio, cade addirittura addosso a un'altra moto di un tedesco e gli sfonda letteralmente la borsa laterale. A sto giro chi fa da sé fa per tre, mi sono portato la corda, così questo non va da nessuna parte. Sono all'imbarco del secondo traghetto, ho conosciuto questi 3 ragazzi norvegesi che adesso sono andati a prendersi qualcosa di caldo all'entro al bar in attesa che parte il traghetto. Quando si è da soli, ragazzi, si conosce sempre gente nuova, perché vedendovi da solo sono gli altri a venire da voi. Non abbiate paura di viaggiare da solo. Ho conosciuto anche una coppia di genovesi davanti a me con il camper e ci siamo conosciuti anche con loro sul traghetto. E adesso aspettiamo la partenza del traghetto. Quella è la nave, questa è la coda e questi sono i ragazzi norvegesi che vi dicevo prima. Uno di loro si è anche iscritto, stasera si iscriveranno anche gli altri 2. Non potete capire la quantità di acqua che sto prendendo oggi acqua a profusione. Sono partito stamattina con 20 gradi, guanti leggeri, era bellissimo il tempo. Qua ci sono 11 gradi, piove, per fortuna l'acqua non passa su questo completo qui, un completo veramente da serie A e sembra una muta, ma vi garantisco che guidare sott'acqua con questa roba qui, che quando entri in galleria si arriva anche a 7 gradi, lo sbalzo di temperatura tra l'interno della galleria e l'esterno fa persino appannare gli specchi. Adesso mi fermo qui, mi mangio qualcosa e poi proseguo. Mancano ancora 300 km alla fine della tappa di oggi. Che spettacolo sono queste cascate qua! Ragazzi, che lavata mi sono fatto oggi. Oggi ho fatto uno shampoo totale da quando sono partito di quasi 600 km. Ho trovato un tratto di asfalto asciutto.
non so per quanto durerà ancora. Acqua a profusione oggi, ecco, vedi, già è tornato a essere bagnato, quindi qua davanti piove ancora. Ragazzi, buongiorno, 24 giugno 2024. Vi posso dire che oggi inizia il 10° giorno di viaggio e ieri notte è stata la prima notte che ho dormito divinamente. Guardate dove sono adesso, il risveglio ve lo do esattamente da questo posto qui, uno dei posti iconici per chi fa il viaggio a Capo Nord. E mi sono accampato qui dietro, c'è una bella aiuola verde, sono crollato letteralmente come un sasso, sono arrivato verso le 4:30, le 5 del pomeriggio, tempo di salutare dei ragazzi che arrivano dalla Sicilia, ci seguiamo su Instagram e su Facebook, per caso ci siamo trovati esattamente qui, insieme a loro c'era una coppia che proseguiva verso Capo Nord e mi sono accampato qui dietro, vi dicevo, il tempo di montare la tenda, mi sono lavato e sono letteralmente crollato. Mi sono svegliato una prima volta intorno alle 21 per salutare Cinzia e dirgli che era tutto a posto e poi mi sono svegliato questa mattina che erano le 7:15. Adesso sono circa le 8:15, ho fatto colazione, mi sono lavato, ho rifatto tutti i bagagli e da qui il nostro viaggio prosegue. Le previsioni dovrebbero andare in miglioramento. Ieri è stata sicuramente una delle giornate peggiori del mio viaggio. Dopo i primi 60 km col sole è stato acqua continua, forte, pesante. Ieri è stata veramente tosta arrivare fin qui. Lungo la strada avevo anche colpi di sonno perché ripeto, dormivo poco e cercavo una sistemazione dove poter alloggiare. Alla fine sono arrivato fin qua ed oggi ho sicuramente le pile cariche. Go, si va! Ed anche oggi ci becchiamo la nostra dose di acqua. Come dico sempre, l'acqua si asciuga, le emozioni restano. Che spettacolo c'è qua! Stranadissima, c'è il sole. Mi sono fermato a questa pompa di benzina per fare appunto benzina, ho fatto il pieno e da un paio di giorni che vado cercando benzinai che abbiano il compressore per gonfiare le ruote e nessuno c'è. Allora, visto che non piove, mi attrezzo da me. Attualmente la mia pressione è 2,5, la voglio portare a 2,7 e allora si va. E quella di dietro da 2,7 la porterò a 2,9. Lasciamo la costa per attraversare la strada Ezfos, una vena verde secondaria ma estremamente qualità. Traffico pressoché zero. Da una parte e il lago dall'altra. Fortunatamente oggi non piove, c'è un meteo coperto sì, ma tendente al miglioramento più che alla pioggia, per fortuna. Che spettacolo di posto! C'è questo fiordo veramente incantevole, guardate che acqua. Chi di voi non vorrebbe vivere qua? Non riesco a fermarmi che tutti mi saltano addosso, guardate qua. Ho parcheggiato qui a un'area di sosta, approfitto per fare un break, per andare in bagno e lavarmi le mani e guarda chi c'è. C'è lei, una coppia di signori. Adesso ho visto un altro cane, sta abbaiando. Vado in bagno. L'erba è sul tetto eppure problemi di infiltrazione non ci sono. Scherzi a parte ragazzi, questo è un ambiente veramente fantastico, semplicemente bucolico. Questa strada che sto percorrendo è di un rilassante che la metà basta e neanche a dirlo ci sono ben 20 gradi, il sole viene e va, ma per fortuna oggi probabilmente l'acqua non la prenderemo. Mancano circa 80 km alla fine della tappa di oggi, ma non potevo non fermarmi in questo posto qui. Guardate un po' cosa è qui davanti a me. Sentite quanto rumore c'è. Il fiordo continua qui dietro. È very amazing. Mi ero fermato casualmente in questa piazzola perché ci sono sia i bagni che la corrente elettrica, ma la location è veramente da paura. Sono circa le 17 e ho ancora una settantina di chilometri per finire la tappa di oggi, ma mi fermerò qui perché guardate che spettacolo è qua. Innanzitutto guardate il contesto in cui siamo. Lì c'è il fiordo, qui c'è un ponte e lì il fiordo prosegue. Questo alle mie spalle è esattamente un campeggio. Io mi sono attrezzato in quest'area picnic anche perché i bagni sono quelli che vedete alle mie spalle, con acqua non calda, bollente. Pensate che la mattina quando faccio il caffè, su quello solubile, non devo accendere neanche il fornello, si scioglie, il caffè è veramente cocente. E questa è la mia struttura, guardate un po'.
altissima qualità. Mi faccio entrare da dietro e vi faccio vedere che vista c'ho quando la mattina mi sveglierò. Si entra da qui e voilà, mi sembra molto very good. La moto la lasciamo lì, quelli sono i bagni e tavolini ce ne quante ne vogliamo, sia qui ma anche qui dietro. È arrivato il momento di rilassarmi, ragazzi. Ragazzi, buongiorno, guardate che spettacolo di meteo che c'è oggi. Questa mattina il risveglio è stato estremamente felice per me, perché vedere questi colori a prima mattina, fare colazione su un fiordo simile è veramente estrema qualità. Ma le emozioni di oggi saranno tante, non vi anticipo nulla. Finisco di fare i bagagli e si va in sella. Sono circa le 5:30. Il bello ed il brutto di questi posti è che bisogna prendere i traghetti per spostarti da un isolotto all'altro. La prima nave parte alle 7, adesso sono circa le 6:15, speravo partisse prima. Siamo io e un signore col camion. Il traghetto da prendere ovviamente è questo qui. La giornata, come vedete, è magnifica, quindi attendiamo. Una puntualità pazzesca. Sono le 7:10 in questo momento. Il tempo di caricare e si va. Il futuro è già qui. Sentite rumori? No, eppure stiamo navigando, ci stiamo muovendo. Il battello è completamente elettrico. Fa molto strano navigare e non sentire il rumore del motore. Meno di 5 km davanti a noi si aprirà l'Atlantic Road, una delle strade più belle al mondo. Ecco il cartello che ci avvisa dell'Atlantic Road. È sulla 64, strada 64, e quando il tempo è particolarmente avverso è ritenuta anche una tra le strade più pericolose al mondo. Ragazzi, questo è un piccolo assaggio di quello che ci sta per attendere. Il ponte lì è un'icona di questa strada, ma c'è poco da aggiungere. Adesso vi dico anche qualcosina in più della strada. La Trans-Veien, traducibile come strada dell'Atlantico, è un tratto di strada lunga circa 8 km, compreso tra le città norvegesi di Kristiansund e Molde. È costruito su diversi isolotti e scogli che sono collegati da strade rialzate, viadotti e 8 ponti, il più importante dei quali è il ponte di Storseisundet. Il percorso è stato originariamente proposto come una linea ferroviaria, salvo poi abbandonare l'idea. Il costo dell'opera 122 milioni di corone norvegesi. Nel 2005 è stata eletta costruzione norvegese del secolo. Il quotidiano inglese The Guardian la segnalò nel 2006 come miglior viaggio su strada. È stata classificata come la strada più pericolosa al mondo. Tale giudizio dipende dal fatto che in caso di avverse condizioni meteo, il forte vento e le forti mareggiate rendono estremamente impegnativa la guida. Dirvi che sono al settimo cielo è riduttivo, perché percorrere l'Atlantic Road con un meteo così è davvero un miracolo, e sono stato miracolato per la seconda volta, perché anche la prima fu un tempo simile a questo. E ricordatevi una cosa: quando non prenderete i traghetti e passerete sopra l'acqua, prenderete dei tunnel come quello che sto prendendo io, con una pendenza del 9% di discesa, e passerete sotto l'acqua. E in questo momento siamo sott'acqua. Guardate qua che pendenza che c'è, e voilà, e si inizia a salire su. Tra l'altro il traghetto è giusto in tempo, sta per partire. Qua vi fanno una foto alla targa e se avete un'applicazione vi addebitano direttamente sulla carta che avete messo. Io non ho messo nulla, pago con la carta una volta a bordo. Si fa mettere qua, boh. Avevo anticipato che sarebbe stata un'altra giornata densa di emozioni e posti belli da vedere, e così sarà. Next stop Trollstigen, ragazzi. Sono particolarmente fortunato perché fino a qualche giorno fa Trollstigen era chiuso perché c'era stata un'importante
caduta di massi e quindi per sicurezza è stata chiusa ed è stata riaperta proprio 3 giorni fa. Quindi tanta roba, alta quality direi dei Trollstigen, ma la strada per arrivare è estrema qualità. Il colore dell'acqua di questo fiordo è pazzesco, ragazzi, è incredibile. Sono a 11 km dal passo del Trollstigen. Delusione totale, hanno richiuso la strada. Adesso ci facciamo un volo col Mavic magari, ma adesso bisognerà reinventarsi il giro per arrivare al punto di destinazione di oggi. La questione è questa: il Trollstigen è chiuso. Ho mandato il Mavic per un pezzo, dopodiché il vento era veramente forte e sono dovuto per forza di cose tornare indietro. Adesso devo trovare una strada che mi porti al punto dove dovevo arrivare questa sera. Cercherò di non stravolgere il giro più di tanto, ma questo passo per me era fondamentale. Avevo letto che era chiuso, ma avevo anche letto qualche giorno fa che aveva riaperto. E invece a quanto pare non è proprio così. Quindi su internet si trova tutto e di più. Comunque adesso mi devo mettere al lavoro per capire come arrivare a destinazione. Peccato non aver fatto il Trollstigen perché è tanta roba. Comunque una volta l'ho fatta nella mia vita, quindi posso dire di esserci stato. Sto andando ad intercettare parte della tappa che faccio domani perché altre strade non ce n'è. Appena trovo una piazzola dove posso fermare mi fermo, mi svesto perché qui il tempo sta impazzendo. 28 gradi e mezzo. Mi alleggerisco, mangio, perché tanto ho tutto a bordo e proseguo il viaggio. Non vi nascondo che con quasi 29 gradi, 28 gradi e mezzo avrei voglia proprio di tuffarmi lì in mezzo. Mi alleggerisco perché sto letteralmente prendendo fuoco. Olive, pane e formaggio e buon appetito. Mi sono fermato un attimo per prendere un po' di fiato perché oggi di chilometri ne sto macinando veramente aglioso a causa di quella deviazione del Trollstigen chiuso. Una volta arrivato al Trollstigen ho visto cosa potevo fare per raggiungere il punto finale. Per raggiungere il punto finale avrei dovuto fare un giro di oltre 500 km e non è possibile. Allora che cosa ho fatto? Ho visto la traccia del giorno seguente, quindi la traccia di domani, scendendo tramite la E136 per circa 160-170 km riesco ad intersecare la traccia. Adesso quindi mi rimetterò su quella traccia lì, andrò ad intercettare quella traccia lì e poi proseguirò il mio percorso come predefinito. Sono circa le 3 e sono un po' brasato, un po' cotto, probabilmente i giorni di viaggio iniziano a far sentire, superati ampiamente i 6500 chilometri a bomba. Ci siamo in tutto un altro ambiente rispetto a dove eravamo questa mattina. Qui non ci sono fiordi, fiumi a go-go, verde a go-go, strade che salgono e scendono, ma di fiordi qui non ce n'è traccia. Chilometri dopo guardate il paesaggio come è cambiato. Questo è un fiume, si è alzato un vento mostruoso, infatti io devo trovare una soluzione da quest'altra parte della montagna. Adesso la scavalleremo e cercherò una posizione dove poter montare la tenda, perché in queste condizioni volo io, la tenda e il GS. Il posto però è veramente incantevole. Ho preso la traccia che avrei dovuto fare domani, l'ho intersecata e proseguo. Sto salendo abbastanza abbondantemente per quelle che sono le montagne da queste parti qui e guidare è molto piacevole. C'è un laghetto qui di fianco a me, very beautiful. Volete, ma queste case con i tetti con l'erba sopra a me fanno letteralmente impazzire. Adesso vi mostro alla Coop del posto cosa si vende. Questa è renna, eccola qua, canne da pesca, guanti, sedute, altre pelli conciate, felpe e all'interno ci sono gli alimentari, zoccolame vario e il viaggio continua. E da qui praticamente all'interno, così a questa quota me la porto ancora per una settantina di chilometri, poi giro sulla destra e mi riavvicino verso la costa. Però non so se riesco a finire la tappa anche di domani oggi. Insomma, adesso l'importante è uscire fuori da questa situazione. Mettere la tenda qui è abbastanza improponibile, sia per il vento che continua a soffiare forte, ma soprattutto il fondo non è per niente regolare ed è molto brullo ed è molto duro, quindi farei fatica a mettere proprio i picchetti alla tenda. Mi mette come orario d'arrivo intorno alle 19:15, che qui è pieno giorno, quindi a mali estremi rimedi arrivo alla fine della tappa e sicuramente troverò una piazzola dove mettere la tenda, altrimenti vedrò strada facendo. Vabbè, lasciamo stare, chiudiamo tutto, basta, fine dei giochi. Che spettacolo qua che è. Non so se si percepisce, ma qui è estrema qualità. Ecco, la Norvegia è il posto ideale per i camperisti. Loro possono fermarsi dove vogliono, problemi di vento o meno si fermano, dormono, stanno, mangiano, fanno quello che vogliono. Guardate che paradiso che è qua. Questa è la parte più alta del passo, 1400 metri.
c'è un bel venticello, c'è neve come vedete. Adesso da qui inizieremo a scendere, di là c'è il mare. Sì, a me ci sono 2 tedesconi e poco altro. Cazzo, vedete qua, si fa il bagno così, nei laghi. Ecco le concessionarie di motoslitte che vi dicevo, è pieno zeppo. Ragazzi, è stata dura oggi e sono arrivato un po' tardino, ma ho trovato la mia location. Anche questa sera campeggio wild. Adesso mi devo finire di sistemare. Lì sono i bagni, c'è anche la doccia, farò anche una doccia, pagamento ovviamente la doccia. Mi sistemo, doccia, ceno e quindi domani si prosegue. Praticamente ho finito anche la tappa che avevo dovuto fare domani, mancano semplicemente 50 km. Quindi fondamentalmente mi trovo con un giorno di anticipo sul roadbook. Poi vedremo come gestire questo giorno in più. Intanto ho trovato un'altra volta una aiuola decente dove poter mettere la tenda. Tira vento, ma non dovrebbe aumentare, quindi qui siamo leggermente un po' riparati. Insomma, vedremo. Ragazzi, buongiorno. Oggi un risveglio così, con il fiume da una parte e le montagne dall'altra. Adesso faccio colazione. Il meteo oggi dovrebbe graziarci, potrebbe piovere, ma dei semplici scrosci dovrebbero essere. Mettetevi comodi, questo tunnel è lungo ben 24 km e mezzo. Vi mostrerò adesso la particolarità, in alcuni tratti è veramente qualcosa di straordinario. Ci sono delle aree di sosta con delle luci colorate, addirittura più avanti troveremo degli svincoli e troveremo addirittura delle rotonde. È un tunnel veramente incredibile, la prima volta che l'ho fatto sono rimasto letteralmente senza fiato. Facciamoci una sosta. È veramente incredibile questa roba qui. 24 km e mezzo di galleria con all'interno aree di soste colorate, rotonde e svincoli. Ragazzi, questo fiordo qui è uno spettacolo. Questo l'avrete visto sicuramente da qualche foto, qualche altro video promozionale, perché qui attraccano gran parte delle barche da crociera. È spettacolo. Poi con un meteo così, con una giornata così, guardate che nitidezza che c'è, è semplicemente incantevole. E siamo solo a inizio giornata. L'avete mai fatta? Questa è estrema qualità. Come vedete passo lento ma panorami senza fiato. E sono appena le 8 del mattino, sto in piedi dalle 5 e mezzo, guys. Senza fare i sercomodo, qua sarebbe così, ragazzi. E luce sia. Sto arrampicando su questa strada che tra tornanti e gallerie è veramente folle. Guardate il navigatore, che labirinto che è fantastico. 170 metri, scendiamo tutto il potenziale di fuoco e si va a vincere facile. E altra galleria, è una galleria dietro l'altra, ma soprattutto è una curva dietro l'altra, pazzesco. Qui magari al buio rende meglio quello che è la strada che sto facendo. Guardate il navigatore, anche a considerarle ce ne sono centinaia. Non parlare di quello che ho sotto di me, proseguendo sempre quella strada tutta tortuosa. Sono nel di 830 metri questo laghetto, guardate qua, lago naturale ovviamente. Dentro le gallerie 7 gradi, esco fuori, sono appannati gli specchi e il parabrezza. L'acqua del lago è pazzescamente limpida. Alle mie spalle c'è una cascata impetuosa, veramente bella. Si sente soltanto il rumore della cascata, non c'è assolutamente anima viva. Per il prossimo benzinaio manca molto? Considerato che sono le 10 e sono in piedi dalle 5 e mezzo, ho un certo languorino. Io direi che la location è proprio quella giusta per fare uno spuntino. Tutto quello che mi occorre ce l'ho a bordo, quindi adesso recuperiamo i viveri, ci accomodiamo o qui o da quella parte là e facciamo lo spuntino. Il giro di oggi è magia allo stato puro, un posto più bello dell'altro. Ben 1200 metri. La strada per salire su è molto bella, è molto piegosa ed è
contornata di questi pali di legno, il che mi fa pensare che qui d'inverno la neve ne fa e anche in abbondanza, calcolando che ce n'è ancora ora. È praticamente un parco nazionale che si estende per circa 50-60 km tra i 1100 e i 1300 metri. È tutto così, ragazzi. È un mega campo imperatore in Norvegia praticamente. In un budello come quello dell'Acquafan, in un parco nazionale pazzesco, pareti di roccia alte più di 300 metri, cascate a profusione a destra e a manca, e il navigatore mi sta facendo vedere un budello che non finisce più. Guardate che twist che c'ho qui sotto. Avete visto? Oggi è la giornata proprio dei twist, ecco. Sembra di essere sulla strada delle 52 gallerie, soltanto carrozzabile. Gallerie che si avvitano come punte di Trapano, ecco. Ecco qua, è fantascienza o no? Rotonda dentro la galleria, beautiful. Esci da sott'acqua e si finisce sui ponti, ragazzi. Questo è un parco giochi di architettura pazzesco. E qui a sinistra, go. Questa l'abbiamo conquistata, Skjegerfossen. Oggi solo strade hard, rigorosamente hard. È una di quelle giornate che, a volerla anche immaginare, non avrei pensato così figa. 25 gradi in questo momento, tantissima estrema qualità. Sto costeggiando questo fiordo, ne ho ancora per 50 km, vorrei evitare di fermarmi ogni 10 metri, ma come si fa? Come si fa a non apprezzare una roba del genere? C'è stata una frana, sono caduti dei massi e delle piante lungo la strada. Stanno lavorando per spostare le piante, le pietre, e c'è una bella coda di più di 3 km. Fortuna è bel tempo e dietro di me sempre il fiordo. Non ci resta che aspettare, non abbiamo altra scelta. Questa è tutta la coda che c'è. E la frana è esattamente lì dove sentite le motoseghe. Parte quello che è successo. Dopo un'oretta di attesa, Stendalfossen, con una piccola passeggiata è possibile passare sotto la cascata. Il mondo dei motociclisti è veramente tanta roba. Sono sul traghetto con questi ragazzi, loro faranno domani il Break Stolen dove vorrei andare anch'io. Uno di loro si è segnato già sul canale, quindi siamo a bomba, ragazzi. Eccoli qua, 1 e 1 a 2. L'uno che fa l'indifferente è quello che si è segnato sul canale. E qui sono altri ragazzi, parla persino italiano. Io rimarrei ore a guardare il panorama così, ma poi queste strade sono incastonate in dei posti incredibili, ragazzi. Sì, ma gli ultimi chilometri prima di arrivare alla fine della tappa di oggi ne vogliamo parlare? Che cos'è? Senza vista. Traghetto per Kinsarvik. Ti prendiamo l'ultimo traghetto, dopodiché ci troviamo qualcosa per dormire. Anche questa sera rigorosamente wild, ma soprattutto senza vista. Guardate qua. Buongiorno, 27 giugno 2024. Anche oggi dovrebbe essere una giornata
bella come meta ed anche le cose da vedere non mancheranno. Ci avviciniamo al Preikestolen che mi piacerebbe fare domattina, sperando in un meteo come questo. Poi vedrò le previsioni e mi regolerò di conseguenza. Ma oltre al Preikestolen ci sarà tanto altro da vedere. Adesso faccio colazione, poi mi lavo, richiudo tutto quanto e iniziamo la giornata. Ok, questo distributore qua ha il display uguale al nostro, pompa 5. Ok, il codice. Ok, altri distributori invece hanno un display totalmente diverso. Facciamo rifornimento. Come vedete la giornata promette molto bene, ragazzi. 7 meno un quarto, siamo in sella. Mi sono svegliato alle 5:20, ho fatto la colazione, con calma ho ripiegato tutto e adesso scendiamo ancora verso sud. Tacolo è quella cascata lì. Very beautiful. Poi sarebbe da riprendere a ogni scorcio, ragazzi, ma purtroppo i chilometri sono tanti e vorrei fare un video sintetico a sto giro, quindi cercherò di mettere un sunto, ma credetemi è un viaggio pazzesco questo di Caponoro, non tanto per la meta quanto per quello che troverete lungo la strada. Da queste parti c'è una perdita grossa, adesso andiamo a vedere di cosa si tratta. La perdita è molto più seria del previsto, guardate qua, cascate di Latefoss. Hanno una portata d'acqua notevole. Adesso ci mettiamo qui in mezzo al ponte dove verosimilmente prenderemo anche un po' d'acqua perché si nebulizza, arriva con una cattiveria esagerata, ma è uno spettacolo inenarrabile. È tutto molto giusto, semplicemente fantastico. Ed in tutto questo contesto meraviglioso, guardate qua dietro che cos'è. Siamo solo io e queste due pecorelle che si stanno avvicinando man mano che io sto facendo i video qua. È una strada secondaria, la principale è di sotto, ma queste cose di sotto non le trovo a portata di mano. Che spettacolo è! Questa strada è talmente trafficata che pecore e capre trovo. Guardate le capre dove sono parcheggiate, in mezzo alla strada, quindi vuol dire che qua non passa proprio nessuno e non faccio fatica a crederlo. Ce lo sto percorrendo da 20 km e non ho trovato assolutamente un'anima. Dopo una serie importante di tornanti si arriva in questo posto qui, questa cascata che alimenta questo lago. Si sente soltanto il rumore delle cascate. La solitudine è una cosa fantastica. Ci sono una serie di cascate anche lì. Sembra di essere sulla luna, si sale, si scende. Adesso c'è anche un vento abbastanza sostenuto, non so se si sente, ma vi posso dire che c'è. Paesaggi mozzafiato. Se doveste mai venire da queste parti, ricordatevi che le aree di sosta dove ci sono i bagni sono sempre messe in posti senza vista. Guardate che spettacolo è qui. Ci sono dei camper che stanno qui sostando, hanno passato la notte qui. Io ho fatto una piccola deviazione di un paio di chilometri. Visto che sto circa alle 10, mi faccio un bello spuntino, mi mangio una bella scatoletta di tonno e sono a posto fino all'ora di pranzo. C'è un vento da sud letteralmente infernale, arrivano folate di vento che danno schiaffi costantemente. Guardate il mare come è increspato dal vento. Noi stiamo andando contro vento e faccio un po' di fatica a dirvi la verità, però di contro la giornata è meravigliosa. Ed ora bisogna scalare questo passo abbastanza piegoso, vedo dal navigatore, prima di arrivare a prendere il traghetto. Le strade sono magiche qui in Norvegia, l'asfalto è difficilmente brutto, la maggior parte delle volte è sempre perfetto. Che incanto è sta strada qua. Avete notato il traffico, tra l'altro? E
Questa è la vista scendendo. Vista 360 overview. Ok, secondo Vi fa vedere posti? Autopass het als ik ouder. Qua si paga tutto elettronico. Con l'applicazione si paga senza nessun tipo di problema. It's ok? No, it's okay. Perfect, thank you. Adesso non resta che goderci la navigazione. Oggi sarà la prima volta che usufruisco di un camping vero e proprio. C'è un vento folle e spero sinceramente di ritrovare la tenda quando torno. Adesso con me porterò soltanto l'overlander dove metterò dentro il casco. Ormai qui al Pexton tutto è cambiato rispetto a 7 anni fa. Il parcheggio non è più gratis ma è a pagamento, è un business qualsiasi cosa. La piazzola per la tenda l'ho pagata 240 corone, circa 22 euro, un prezzo accessibile per quello che è il posto. Se non altro ho le docce a portata di mano, ho l'acqua calda e l'acqua fredda a portata di mano. Questa sera ne abuserò, non ne approfitterò, ne abuserò a dovere. Questa è la mia soluzione. Qui ho messo la tenda, prendo la moto e andiamo sul Preikestolen. Ragazzi, il percorso è tutto quanto così, con alcune pendenze abbastanza strong. Ecco il motivo per cui se piovesse sarebbero veramente problemi seri, perché si scivola di brutto. Le pietre, tante pietre sono particolarmente lisce grazie o per colpa degli agenti atmosferici e del grande turismo che c'è. Quindi quando piove le pietre sono un pericolo costante. Guardate che salita che c'è. Salita abbastanza impegno, non sembra, ma è l'ennesimo muro di pietra da attraversare. Sono tornato indietro per prenderlo per scrupolo. Ragazzi, qua ci si porta il vento. Comunque sono arrivato, eccolo qua il posto. Avrei voluto fare una foto come quella che avevo 7 anni fa, ma non è. Infatti nessuno si avvicina a quell'angolo di vento, ma è favorevole a buttarsi giù. È pazzesco, il vento che c'è adesso è follia. Avevo persino portato il drone, ma con le aspettative non a zero, a meno di zero, perché già sotto al campeggio il vento era forte. Immaginavo che qui sopra fosse forte, ma non così forte. In alcuni tratti si volava letteralmente. Sono tornato in campeggio, mi sono fatto una mega doccia che era giorni che la sognavo, una doccia estremamente rigenerante. Adesso è giunto il momento di riposarmi, mi scarico i file e mi rilasso e mi godo finalmente un campeggio come si deve, con tutti i comfort possibili e immaginabili. A domani, buonanotte. Ragazzi, buongiorno, sono circa le 6. Questa notte ha tirato un vento che a un certo punto pensavo di volare appresso alla tenda. La tenda per fortuna retta alla grande. Ho sentito che ha piovuto per poco, non una pioggia forte, una pioggia lieve. Adesso non tira un filo di vento. A vedere le previsioni dovrebbe essere bello, ma qui è sempre un terno all'otto. Il meteo è molto buono. Andare sul Preikestolen in questo momento sarebbe stato l'ideale, perché non c'è una bava di vento. Perfetto. Ragazzi, facciamo un po' il punto della situazione. Mancano le ultime 2 tappe in terra norvegese, dopodiché entreremo in Danimarca, Germania, Svizzera e poi casa. Ho ancora 600 km circa da fare in terra norvegese, da fare in 2 giorni. Visto e considerato che ho il giorno in più, visto che non sono riuscito a visitare il Trollstigen, a questo punto dividerò queste 2 tappe in 3. Quindi farò altre 3 notti qui in Norvegia, cercherò di fare campeggio wild il più possibile e a quel punto il lunedì mattina mi imbarcherò da Kristiansand a Hirtshals. Questi sono i progetti che ho pensato questa notte mentre ero in tenda. E adesso ne approfitto
per lavarmi, visto che ci sono le docce me ne farò un'altra e farò colazione con calma. Praticamente adesso ci attendono 3 giornate da circa 200 km cada una, in maniera da farci tutto in maniera slowly. Ci possiamo fermare per fare foto, video e apprezzare posti e paesaggi. Non vi nego che il solo pensiero di lasciare questa terra mi rattrista parecchio, perché mi ha dato tanto, soprattutto in termini di emozioni, a parte i paesaggi folli che ci sono, la civiltà che c'è in questo posto, la sicurezza, la tranquillità, la pace che si respira in questi luoghi veramente fantastici. Sentite che pace si respira in questo posto così, e ce ne sono migliaia di posti così. Siamo praticamente a bordo strada. C'è una natura semplicemente pazzesca. Posti come questo non devono e non possono lasciare indifferenti nessuno. Perché guardate, ogni fiordo, ogni curva, ogni scorcio vi lascia senza fiato. Ecco qua, chi di voi non vorrebbe vivere in una casetta così? Con la barchetta fuori, loro che cosa fanno? Escono, si fanno un tuffo in queste acque che sono, immagino, ghiacciate. Quindi quando vengono da noi è normale che l'acqua che da noi sembra fredda per loro è calda. È un popolo veramente fantastico questo norvegese, come lo è anche quello finlandese, come lo è anche quello svedese. Paesi scandinavi decisamente alta qualità. Il mio miglior investimento in assoluto è stato comprare questo mezzo, perché mi permette di viaggiare cultura, viaggiare allarga la mente, perché vi fa rendere conto di che mondo c'è fuori, e vi posso dire che più viaggio più mi rendo conto che in Italia sotto tanti punti di vista siamo veramente indietro, anni siderali proprio. Che oggi ci prendiamo una nostra dose di traghetto per Laukvik. Aspettiamo che arrivi. Nel frattempo che attendo che arrivi il traghetto, volevo esprimere un mio pensiero riguardo al viaggiare. Il viaggiare credo che sia un modo assolutamente democratico. Che cosa intendo? Che per tutti possono viaggiare, non è vero. Ma per andare a Capo Nord è un viaggio che costa tanto, tutto costa tanto, nel senso, Capo Nord è un viaggio che ognuno di noi può fare spendendo 100, spendendo 1000, spendendo 10.000, tutto dipende dal modo in cui voi volete viaggiare. Io lo sto facendo a modo mio, come mi piace, e come piace a me non vuol dire che sia il modo giusto, ma appunto è come piace a me. Viaggiare così, tanti mi stanno dicendo ma facendo campeggio wild risparmi parecchio, abbatti molto i costi. Sì, è vero, abbatti molto i costi, ma devi essere anche capace di fare tanti sacrifici, perché vi assicuro che dopo una giornata sotto la pioggia, al fresco, perché comunque andando a Capo Nord, da Rovaniemi a Capo Nord ho viaggiato alla media di 6, 7, arrivando su 5 gradi, sotto una pioggia battente dall'inizio alla fine, 700 km sono arrivato sì asciutto, però comunque è faticoso guidare sotto 700 km d'acqua. E non mi nascondo che dopo 700 km mettervi lì sotto la pioggia, con l'umidità, a montare la tenda e dormirci dentro, è vero che è un grosso abbattimento di costi, ma è vero anche che ci sono tanti sacrifici dietro. Quindi tutti possono viaggiare, non è una questione di avere i soldi, è una questione di avere volontà. Se una cosa la vuoi, la motivazione la trovi; se una cosa non vuoi farla, la scusa per non farla la trovi ugualmente. Aspettiamo il traghetto. Ai raduni del GS vanno forte. Adesso mi sto perdendo in una di quelle stradine dove si arrampica costantemente. Come vedete il vento è sostenuto, vento proveniente da sud che sposta queste nuvole in maniera molto veloce. Non so se mentre parlo me ne accorgete, ma le nuvole stanno correndo in una maniera impressionante. Perdersi è semplicemente meraviglioso da queste parti. Pornografia allo stato brado proprio. Poi, complice il fatto che ho tempo, mi sto proprio sciallando, come si dice al nord. Capite perché vi dico che mi sta venendo molto il magone a partire da qui? Guardate che posto paradisiaco è questo qua. Non si sente assolutamente nessuno, è semplicemente il paradiso in terra. Tra l'altro, a parte la statua di legno che è fantastica, il sole che sta uscendo e queste nuvole che corrono, che già vi ho anticipato, ma guardate il tetto, è colmo zeppo di verde, ed in giro ai bordi delle strade è pieno di questi fiori lilla, che sono lilla, sono rosa come lì, sono un po' arancio, è molto selvaggia la questione. Adesso sì che è Norvegia, senza acqua non
non sarebbe Norvegia. Immagino sia una nuvola passeggera, perché le previsioni non mettevano pessime condizioni. Ogni tanto qualche scroscio ci sta e sono giorni che viaggiamo con il sole, con il caldo, quindi abbiamo poco da lamentarci sinceramente. Pensate dove siamo e pensate a me che cosa me ne può fottere di 2 gocce d'acqua. Lì c'è l'azzurro, davanti c'è il grigio, c'è il vento, soffia, le nuvole si spostano e quindi è tutto molto good. Che magia! Che magia! Si esce da un altopiano, si inizia la discesa e gli occhi si riempiono di bellezza. Quella che sto prendendo da circa un'oretta non è una pioggia violenta, ma una pioggia costante che però spero smetta per un semplice motivo: mi manca un'ultima cosa da guardare qui in Norvegia. C'è una strada estremamente scenografica che mi piacerebbe riprendere dal drone. È un serpente adagiato su questa costa che scende verso il fiordo, letteralmente pazzesca, e quindi siccome ci stiamo avvicinando, mancano una quarantina di chilometri, spero che il sole faccia capolino tra le nuvole e mi dia almeno 10 minuti per volare, dopodiché può riprendere a piovere costantemente quando vuole. Ci stiamo avvicinando al punto dove vorrei alzare il drone. Ne sta venendo giù che non ve lo dico neanche, però di contro davanti a me si sta aprendo un po' di chiaro, quindi insomma questo vento potrebbe dare grosse soddisfazioni. Ragazzi, la situazione è letteralmente cambiata, ci sono 10 gradi, piove, tira vento. La strada è questa, è molto molto bella. Tra un po' arriveremo in un punto dove dall'alto si scorge quella serpentina che vi dicevo. Io mi auguro di trovare un tempo leggermente migliore, anche se dubito perché manca poco, e vorrei trovare una soluzione al paese in fondo a quella strada lì. Se così fosse, domani la rifaccio in su e quindi, come dice il buon Ennio Doris, c'è anche domani e speriamo che domani vada meglio. Comunque andiamo avanti. È pazzesca questa strada qua. Calcolate che questa è una single road, cioè qui una macchina alla volta passa, quindi la velocità deve essere estremamente moderata, anche perché per terra è molto viscido l'asfalto. Il vento ha scansato le nuvole, è uscito il sole, un raggio di sole pazzesco. Non fatevi abbindolare dal sole, comunque fa freddo, ci sono 10 gradi. Un raggio di sole ha acceso tutto quanto, ha smesso di piovere, ma il vento soffia inesorabile. Siamo a circa 1000 metri di altezza e tra poco arriveremo al livello del mare. Si sale e si scende come su un tagadà su questa strada qui. Il vento mi sposta letteralmente, motivo per cui la mia velocità sarà estremamente bassa. La strada scende con una pendenza di oltre il 10%. Adesso che faccio la curva vi rendete conto un po' meglio di come è la situazione. Lì immagino che ci sia un punto panoramico dove spero di vedere la strada, perché alzare il Mavic non lo so se è il caso. E vi ripeto, il vento sposta me e il GS. Come me ci sono altri motociclisti, noi scendiamo da lì e adesso proseguiamo di qua. Da qui si vede parte della strada, ma è nulla rispetto a quello che in realtà è da questo lato qui. Entro in tunnel, probabilmente riesco a spiegarmi meglio. Questa qui è la strada che abbiamo fatto adesso, cioè non potete capire quanti tornanti ci sono, con una pendenza veramente strong. Domattina mi auguro che il tempo sia migliore e ve lo mostro dal Mavic, ma è pazzesca. E neanche a dirlo, adesso sbucheremo in un fiordo magnifico. Avete capito perché non bisogna mai desistere? Questo è il contesto dove siamo arrivati adesso. Lisebot. Anche questa notte campeggio wild, ma senza mai rinunciare alla vista. Il fiordo è qui davanti a noi, lì qui davanti fondamentalmente è vietato fare campeggio, qui dietro no. E qui dietro ci siamo messi la tenda. C'è un fantastico prato verde che aspettava proprio noi, guardate com'è perfetto. Il vento arriva da sud, il GS è qui e la strada che abbiamo percorso poco fa scende esattamente dietro questo costone qui. Domattina rifaremo la salita. Adesso un po' di meritato relax. Ciao Massimiliano, guarda che si cade la linea perché sono tra le gallerie qui a Monte Carlo. Stai sereno, sono arrivato nel punto che ti ho condiviso, una delle strade più assurde mai fatte per arrivare qua. Adesso piove, c'è il sole, è fantastico, guarda. Meno male, dai, almeno vedi qualcosa di diverso. Pazzesco, siamo passati dai 20 gradi con cui ero partito più o meno a 10, 9, 8 in alcuni punti di acqua, go, una pendenza, cioè quella strada del 10%, molto bella. Spero domattina la rifarò in salita, mi auguro ci sia bel tempo da alzare il Mavic, perché non l'ho potuto alzare, c'era un vento e pioveva che te lo dico a fare. Adesso sono qua, ho trovato una soluzione, speriamo che nessuno mi rompa il cazzo, perché ho visto già uno che ha avuto da ridire. Immagino.
Va bene, ci sentiamo dopo, dai. Ti lascio fare. No stress. No stress. Ciao, ciao Eze, ciao ciao ciao. Grazie a te, ormai sei diventato il mio meteo viaggiante. Ciao, a dopo. Ci manca, poi ti aggiorno più tardi. Ciao, ciao, ciao. Ciao. Ezechiele ovviamente non sa, ma finirà anche lui nel video. Ragazzi, buongiorno, 29 giugno 2024. Come vedete la tenda è in una posizione diversa rispetto a quella dove ci siamo lasciati ieri, perché ieri sono successe un po' di cose che in parte mi hanno fatto svoltare in maniera poco positiva la giornata. Allora, la prima è che dopo aver montato la tenda sotto un sole fantastico, vado ai bagni pubblici, approfitto della corrente per evitare di scaricare il PC, mi scarico i file, torno alla tenda dopo circa un'ora, praticamente mi trovo un bigliettino con scritto no camping e prato privato. Quindi smonta la tenda, rifà i bagagli e mi sposto, e mentre stavo scaricando i video mi sono reso conto che di fianco ai bagni c'è un bellissimo prato verde dove mi sarebbe stato anche più comodo montare la tenda. Allora smonto da una parte e a 200 metri la vado a rimontare. Finisco di rimontare la tenda, arriva il tipo che gestisce il bar lì vicino e mi dice: se vuoi stare qui mi devi dare dei soldi. Adesso io dubito che un bagno pubblico possa sorgere in un terreno privato, ma siccome non sono del posto voglio evitare polemiche, ho preso e me ne sono andato e mi sono trovato questa soluzione qui di fianco a questa casa, che ha da questo lato un prato meravigliosamente sistemato, qui e qui no. Ho provato a citofonare, nessuno ovviamente mi ha risposto, ho dedotto che la casa fosse in qualche maniera non abitata, non disabitata, perché poi alle 19 circa si accendono le luci e si spengono la mattina col sole, quindi dietro c'è il robottino che taglia il prato, ci sono delle telecamere, le luci si accendono, quindi è sicuramente di proprietà di qualcuno, ma probabilmente non viene usata, e quindi ne ho approfittato per mettermi qui. Il campeggio in realtà sarebbe dall'altra parte, sotto la montagna. La cosa che in realtà mi ha in qualche maniera reso un po' negativa la giornata non è tanto questo quanto il fatto che il mio cellulare sia definitivamente morto. Da 3-4 giorni a questa parte il cellulare mi dava problemi di carica, una volta al 100%, dopo qualche minuto me lo trovavo già al 60, al 50, al 40, quindi era costantemente sotto carica. Da ieri sera praticamente il mio cellulare è morto. Ho fatto giusto in tempo a fare l'ultima telefonata a Cinzia per avvisarle del problema, e anche lei giustamente come diceva: ma sul cellulare adesso hai i biglietti per la nave, come fai? Ho preso un fogliettino che avevo in borsa, un pezzo di carta e una penna, mi sono segnato il numero di prenotazione e il numero del biglietto. Spero che questo sia sufficiente per salire sulla nave, ma penso proprio di sì. Un altro problema fondamentalmente che mi porta a non avere il cellulare non è tanto se succede qualcosa in caso di emergenza come fai, quello probabilmente è il meno dei problemi. La cosa più importante è la sveglia. La sveglia per il 1° luglio, quando partirà il traghetto parte alle 6:30, l'ultimo check-in ce l'ho alle 5:30, quindi verosimilmente sto pensando che a dormire difficilmente riuscirò a dormire con l'ansia di perdere il traghetto, quindi verosimilmente cercherò di dormire il più possibile domattina, perché l'ultima notte immagino di passarla davanti o nei pressi del traghetto con gli occhi aperti aspettando che parte il traghetto. Questa notte, neanche a dirlo, ha piovuto a dirotto. Ragazzi, sta venendo giù il finimondo, acqua e vento a go-go. Ha ripreso anche adesso, non so se la sentite. Il vento non vi dico quanto ce n'era. Le previsioni danno in miglioramento dalle 10, sono circa alle 8:10. Adesso farò colazione, passerò del tempo un po' qui dentro la tenda, attenderò più o meno le 10, in maniera che il tempo dovrebbe da lì in poi essere positivo, essere soleggiato, essere migliore di quello che c'è adesso, rifare la salita di Lissabon e sperare di far fare un volo al Mavic. Posso permettermi il lusso di perdere tempo, tra virgolette, perché di chilometri non ne ho molti. Tra oggi e domani ne ho più o meno 200 al giorno, quindi sono pochi. E quindi a questo punto cerco di godermi, tra virgolette, gli ultimi giorni della Norvegia in questa maniera. Adesso ci prepariamo la colazione, scaldiamo l'acqua, mettiamo il caffè solubile ed ecco il nostro cappuccino pronto. Abbiamo biscotti, abbiamo frutta secca, l'acqua viene dal cielo, quindi buona colazione. 10:45 ed è tutto molto good, tutto come previsto, come le previsioni dicevano, come le previsioni di Ezechiele mettevano. A questo punto la salutiamo Lissabon e speriamo che in alto le nuvole ci diano tregua. Io tengo molto a fare un volo col Mavic questa sera qua. Sono arrivato sopra ma piove, ahimè.
Adesso provo ad aspettare 5 minuti, 5-10 minuti, vediamo se smette, perché ci terrei veramente tanto a far volare il Mavic qui sopra, qualcosa di pazzesco. Questo è il rifugio che c'è sopra, che in realtà vedevo anche ieri sera dal mio alloggio, dove c'è una bella vista sulla parte di sotto. Morning. In realtà si vede tutta la vallata e a sinistra c'è il fiordo. Eccolo qua, questo è il fiordo, lì sotto è dove ero io. E qui sotto è parte della strada che avrei voluto riprendere dal Mavic, ma guardate quanto piove. Aspetterò 10 minuti, vediamo se passa. Il rifugio è veramente beautiful. Guardate che vista 360. Vi ricordate cosa vi dissi ieri? Di quella frase "c'è anche domani"? Quella è una frase del mitico presidente Ennio Doris, persona veramente molto carismatica, e chi ha avuto la fortuna di conoscerlo sa di cosa sto parlando. Beh, per farvela breve, ha funzionato, c'è anche domani. Guardate, adesso c'è il sole, ovviamente ho fatto una bella giornata come si deve, dei colori mostruosamente pazzeschi, folli, la strada, ve ne renderete conto, è un twist che non finisce più. L'ultima cosa che volevo vedere della Norvegia era esattamente questo e sono riuscito. Adesso può piovere pure tutti i giorni, tutto il giorno, sarò felice ugualmente. È un parco fantastico qua. Il tempo pare mi abbia preso in parola, ho tirato giù il Mavic, ha iniziato a ripiovere, si è richiuso tutto. Il tempo, come dicevo, cambia in maniera repentina. Sono arrivato sulla Luna, ragazzi, sono esattamente su Marte, sulla Luna, non lo so dove sono. Guardate che incanto è. Quante selle e quanti arrosticini. Dopo questa mega shampoo io vengo da lì, davanti a me c'è un po' di azzurro che mi lascia ben sperare, insomma vorrei fare un minimo di cambusa, comprare qualcosa da mangiare qualcosa. Anche in Norvegia le buone abitudini non si perdono mai. Pranzo on the road, formaggio, olive, pane, dopodiché entro dentro e rifaccio un po' di cambusa perché i biscotti sono finiti, vi compro un po' di scatolame tipo il tonno. Allora, i biscotti, 2 scatolette di tonno, le olive non ci sono, ma non è un problema perché tanto domattina arriveremo a Kristiansand e le olive sicuramente usciranno fuori. Che dopo mangiato e con un meteo così si viaggia sicuramente meglio. Le fermate dei bus locali. Con un ambientino così ci vorrebbe semplicemente una piazzola con il bagno e la possibilità di mettere la tenda, fin della storia. Guardate che spettacolo che è, sta uscendo il sole, l'asfalto si sta asciugando, chi cerca trova. Guardate come ho trovato un posticino, eccolo qua, questa sarà la mia location di questa sera, metterò esattamente qui, da qualche parte qua. La vista non manca sicuramente. Questa con molta probabilità sarà l'ultima notte che trascorrerò qui in terra norvegese in tenda, perché domani sera sarò a Kristiansand e avrò il battello alle 6:30 di mattina con l'ultimo check-in alle 5:30. Non avendo nessun modo di mettere la sveglia l'avrei sul navigatore, per sentire il navigatore dovrei avere il casco in testa, quindi dovrei dormire col casco. Quindi verosimilmente sarà l'ultima notte che dormirò in tenda, perché domani sera molto probabilmente la trascorrerò al porto con gli occhi aperti in attesa del check-in. Purtroppo sta roba del cellulare mi sta portando qualche piccolo disagio, ma niente di drammatico, tutto risolvibile. Guardiamo il lato positivo. Che piazzola ho questa notte? Una piazzola 5 stelle. Una cosa che avrei voluto farvi vedere 2 giorni fa, ma che poi mi è passata di mente perché ho peccato brutto tempo. Ho dimenticato la cintura dei pantaloni a casa. E allora guardate cosa mi sono inventato per sopperire la cintura. Ho preso un semplice gancio a G, faccio passare nei pantaloni, 1, 2, 3, faccio passare qui davanti, tiro sui pantaloni e voilà, cintura fatta. D'altronde quando si è in viaggio è così, ci si arrangia con quello che si può. Avrei scommesso di trascorrere la notte da solo in questa piazzola e invece sono passati 2 motociclisti polacchi, si sono fermati, abbiamo scambiato 2 parole, loro hanno fatto un giro anche loro per la Norvegia, non Capo Nord, si sono attrezzati anche loro con le tende. Eccoci qua. Vi rendete conto in che posto sono in questo momento? È un posto veramente fantastico. Saranno le 6, le 7, non lo so perché non ho il cellulare, quindi non so dirvi cosa di preciso. Ho cenato già, dietro di me vedete 2 ragazzi della Polonia, mi hanno offerto un loro whisky tipico norvegese.
Praticamente mi stanno facendo ubriacare, ragazzi. Speciale in Norway. No, yes. Ok, thank you. Mamma mia. Qua si va così aggressivi. Domattina a mezzogiorno ci alziamo qua. Salute, cin. Questo è l'ennesimo bicchiere di Sun is up, we go sleep. Cin. Io ho mangiato con loro sono finendo, io che ho finito. Probabilmente non li rivedrò più, ma ho riso e scherzato con loro come se li conoscessi da una vita. Viaggiare da solo è qualcosa che più passa il tempo e più mi piace. È una roba che è più forte di me. Credo che aver fatto questo viaggio da solo sia stata la cosa più azzeccata in assoluto. Senza nulla togliere a Roberto, credo che dopo i primi 3 giorni avrebbe buttato la spugna. E sembra tutto bello, semplice e facile, ma i chilometri sono tanti, soprattutto a salire sono stati tanti. La vita in tenda non è sempre semplice, tutto rose e fiori, perché quando arrivi dopo una giornata di pioggia, di freddo, vorresti un posto al caldo, non vorresti montare la tenda, invece c'è anche quello. La mattina sotto la pioggia, sotto il sole devi smontarla, insomma. Comunque quello che mi interessa che vi arrivi è questo senso di benessere assolutamente unico, impagabile, assoluto, totale. Davanti a questo fiordo, ma che cos'è questo fiordo? Questo fiordo qua è letteralmente una perla, veramente bijou. Di tanto in tanto passa la macchina, ma per il resto, ecco, l'unica cosa che rompono le scale sono i moschitos, che è pieno di insetti. Infatti stiamo spostando di tavolo in tavolo per sfuggire a questi moschitos qui, ma guardate qua, è semplicemente qualcosa di pazzesco questo posto qui. Domattina penso di andarmene qua molto tardi, tanto che vado via presto, non serve a nulla, un paio di centinaia di chilometri da fare e mi attendo una notte lunga, quindi è inutile andare via da qua presto. Se non altro mi godo questo posto, il tempo dovrebbe essere bello e quindi è tutto molto beautiful. Ragazzi, buongiorno, parlo piano che Jasnuz e Marcel dormono ancora. Ultima colazione con una vista così. Se ieri mattina ho fatto con calma le cose, oggi lo farò con ancora più calma. Quest'area di sosta scoperta casualmente, lì è dove ho la tenda. Qui c'è un passaggio che permette fondamentalmente alle barche dal fiordo di raggiungere il mare. Jasnuz e Marcel si sono svegliati, loro partiranno anche loro con calma. E non vi nego che se penso che devo lasciare questo posto mi viene un po' il magone, non ve lo nascondo. Però come dico sempre, il bello di partire è che poi si ritorna. Bye bye Marcel, good trip. Good trip. Bye bye Jasnuz. Good trip, ciao, buon viaggio. Tra un po' scapperò anch'io da qua perché mi stanno letteralmente divorando i moschitos. Cercherò di fermarmi in altri posti dove magari ce n'è meno, perché come avrete capito oggi qua c'è da passare semplicemente il tempo. Ha da passare nottate perché sarà lunga oggi. Ho 150 km circa dall'arrivo e vedrò come trascorre la giornata. Paesaggi così sereni, tranquilli, lasciano delle cicatrici esagerate dentro ognuno, donano una pace, una tranquillità, una serenità imbarazzanti. Passavo di qua e non potevo fare una sosta, guardate qui che spettacolo è questo camioncino. Sarebbe da ristrutturare, ci vorrebbero un po' di soldi, è uscito fuori il padrone come mi ha visto. Io ho detto guarda, posso fare semplicemente una foto? Mi ha detto sì, vai. Guardate il contesto dove sorge, che roba è fantastica, meravigliosa. Ecco, questo lui è il proprietario e sto andando verso Kristiansand, questa è la strada che sto facendo. È domenica, è ora di pranzo, allora pranziamo tonno e fagioli. Lì c'è il supermercato, ho comprato il tonno, qui c'è una splendida area di servizio con mega tavolini attrezzata, verdissima,
E allora, buon appetito. Ieri sera a cena, tra le altre cose, con Januz e Marcel si parlava di questo museo, Cannon Museum. Arrivo e guardate un po' chi c'è. Mi hanno semplicemente preceduto Januz e Marcel. Questo è l'ingresso. Io neanche a dirlo approfitto per fare un volo al Mavic e vi devo dire che dall'alto la visuale è veramente notevole. Davanti al cannone c'è il mare, c'è una vista veramente mozzafiato, la giornata neanche a dirlo è incantevole, strepitosa e i colori sono semplicemente accesi. È incredibile come a circa 2000 km da casa io riesca a sentirmi come se fossi a casa, mi sembra già di essere arrivato. Sono arrivato a Kristiansand, sono in questo chiosco che è fronte mare, dall'altra parte c'è il mare e mi sto gustando questo cono meraviglioso. Porto di Kristiansand. Tornare qui è stato come un tuffo al cuore. 7 anni fa ero qui, ero tra le ultime linee, non ricordo che numero fossi, mi sembra che fossi la 13, ma quel giorno lì diluviava e partì di pomeriggio. Oggi fortunatamente il tempo è clemente e partirò domattina. La realtà è che non mi fanno fare il check-in questa sera per domattina come immaginavo e quindi resterò qui fuori. Di buono c'è che la porta qui alle mie spalle resterà aperta e quindi io potrò utilizzare i bagni e tutto il resto. Ciao! Un ragazzo svizzero che ho conosciuto qui e quindi io potrò utilizzare almeno i bagni e l'acqua per stanotte. Poi a mali estremi rimedi, male che va, c'è il materassino, c'è il sacco a pelo, ma allungo per terra e dormo. Alternative non ne ho purtroppo. Mi hanno proposto ovviamente di fare il cambio, ma il cambio della nave non voglio farlo, altrimenti avrei prenotato a quest'ora. Non voglio farlo per un semplice motivo: partendo alle 8:15 arriverei in Danimarca alle 11, buio totale, e a montare la tenda, a trovare il campeggio si fa mezzanotte, oppure sarei costretto ad andare in qualche struttura. Quindi preferisco rimanere qui, partire domattina presto e viaggiare se non altro con la luce del sole. Ragazzi, buongiorno, 1 luglio 2024. Abbiamo passato indenne la notte al porto, prima volta che faccio un'esperienza simile. È stata abbastanza estrema come cosa perché soffiava anche un po' di vento, quindi mi vedete col cappello, fino a poco fa portavo anche i guanti. Pensavo di essere l'unico ad essere qui ed invece ci sono centinaia di mezzi. Peccato che gli altri sono o col camper o con la roulotte, qualche temerario in macchina e il resto sono camion. In moto sono l'unico che è in coda. Tra mezz'ora, 40 minuti dovrebbe aprire il check-in. Primo a fare il check-in. Una coppia di norvegesi mi hanno visto tutta la notte lì fuori al loro camper di fianco alla moto, mi hanno offerto molto gentilmente una tazza di caffè caldo bollente, molto estremamente gradita. Guardate ragazzi, fa freschino, sarà che tutta la notte è al freddo qua, è molto apprezzata. Questa cosa qui non ve la potete perdere. Questo pullman qui l'hanno letteralmente camperizzato. Beautiful. C'è la cucina sulla destra, c'è la doccia, c'è da dormire e è un pullman a tutti gli effetti che hanno camperizzato. Gli costerà un po' portarlo in giro, credo. Eccoci qua, arrivo al porto di Hirtshals. Hirtshals è sempre una grossa emozione e penso che ci rivedremo abbastanza presto. Hirtshals. Sono le 9, quindi siamo arrivati in perfetto orario. Adesso cercheremo di fare un po' di strada verso sud. Ragazzi, la situazione è questa qui. Sono le 2:15, 14:15, sono a 5 km da Ulm. Il viaggio emozionale, quello bello, quello che mi ha reso felice, per me è finito a Hirtshals. Da Hirtshals a casa sono 1700 km da divorarsi, mangiarsi, consumare quanto prima. Avevo pensato, il primo giorno arrivo ad Amburgo che già sono 600 km, ne ho fatti ben di più, sono arrivato quasi ad Hannover, alle porte di Hannover. Ho detto me ne mancano ancora 1070, 1080, 600 me ne faccio oggi, 400 me ne faccio domani. Sono arrivato a Ulm me ne mancano 450 per arrivare a casa. Secondo voi che faccio? Perché dico questo? Perché da Hirtshals a casa fondamentalmente è soltanto mettere benzina. Adesso facciamo subito benzina e poi cerchiamo di fermarci il meno possibile e si va a vincere facile. Pensare a dove dormire. Campeggi area camper. Qui vicino ce n'è una a 5 km in direzione nord-est, che è quella lì, è l'unico punto dove tra l'altro c'è il sereno. Cantieri. Sto passo domattina arrivo a casa. Traffico.
Ora per attraversare Amburgo è drammatica la questione, ma veramente drammatica, e sono le 3:20 del pomeriggio. Acqua, sole a catinelle come direbbe Checco, vento, cazzo ci pettina sto vento, guardate le piante, siamo pettinati come le piante. È solo questo, quindi siccome per me il viaggio è finito a Hirtshals, adesso finisco di mangiare, dopodiché lavo le posate, mi lavi i denti e questa sera dormo a casa mia. Cinzia credo che mi aspetti domani, perché l'ultima volta che l'ho sentita ero a Lissabon dove è morto il telefono. Ero rimasto d'accordo con lei che avrei evitato di fare la mattanza di chilometri l'ultimo giorno, avrei diviso le tappe 1700 km in tre parti, quindi avrei fatto 2 notti fuori, la terza avrei fatta a casa. Quindi credo che lei mi aspetti domani sera. Il navigatore mi dice che dovrei essere a casa per le 9. Ovviamente non considera eventuali soste, eventuali rallentamenti, che ce ne sono stati abbastanza, traffico, incidenti e imprevisti vari. Anche se dovessi arrivare a casa per le 10:30, per me va bene ugualmente. Adesso io finisco di mangiare e voi aspettate che tra qualche secondo facciamo le conclusioni, tanto ci ritroviamo alla fine del viaggio. Il video lo chiudo da qui, sono in una pompa di benzina a circa 40 km da casa e sono le 10:15, nonostante la deviazione di Zurigo. Il fato vuole farmi superare un certo numero di chilometri. Mi viene da sorridere, ma non c'è molto da sorridere. Il passo del San Bernardino è chiuso, la galleria del San Bernardino è chiusa, devo deviare per Zurigo, allungherò di qualche centinaia di chilometri, ma non ho alternativa nonostante le autostrade chiuse. Obbligo di uscita Turate per lavori fino alla fine, ragazzi, fino alla fine, ma va bene così. Nonostante l'ultima bomba d'acqua l'ho presa dopo la dogana, ce l'ho fatta 10.783 chilometri di pura felicità. Quello che penso di Caponord l'ho già detto nel video e ne approfitto per fare i saluti finali. Ringrazio innanzitutto Cinzia, mia mamma, per essermi stati vicini in questi giorni. Ringrazio tanti di voi che mi hanno scritto tramite Facebook, tramite Instagram, tramite WhatsApp, fin quando il telefono funzionava. Ringrazio Ezechiele, nominato consigliere, lui non lo sa ma adesso lo saprà, consigliere del canale, perché è stato per me un meteorino, cioè mi teneva costantemente aggiornato su quelle che erano le condizioni meteo che avevo incontrato durante la giornata. Ringrazio Rocca, ringrazio Giovanni Battista, ringrazio tutti quelli che mi hanno dato supporto, anche con un semplice pensiero, con un WhatsApp, un saluto, qualsiasi cosa. Quello che tengo a dire è: non perdete tempo, godete appieno e cercate di fare quello che potete fare nel momento giusto, perché non sempre ci è dato possibile scegliere quando. Un ringraziamento particolare va fatto a questo mezzo, ragazzi. Da quando ho acquistato questo mezzo ho una mia seconda vita da motociclista. Senza questo, che è un pezzo di ferro per tanti, per me è una parte di vita, tanti chilometri, tante esperienze, tante emozioni, tante gioie non le avrei avute. Sto quasi per spegnere, manco un battito di ciglia, 215.000 chilometri. Indefesso, infaticabile, inarrestabile, un toro meccanico, una vera macchina da guerra. Siamo partiti con la prima tappa di Caponord, 1200 km, e sembrava tanti, e siamo partiti alle 4 di mattina. Stamattina siamo partiti alle 8:15 e ne abbiamo fatti 1360 e mancano ancora 40 km, quindi arriveremo a 1400 km in un solo giorno. È un vero prodotto fantastico. Senza questo pezzo di ferro la mia vita sarebbe totalmente diversa. Ragazzi, vi ringrazio se siete arrivati fin qui, e se l'avete ancora fatto il video è sempre lo stesso: iscrivetevi al canale, è gratis, a voi non costa nulla e per noi è tanta motivazione. Ciao e al prossimo video.